Allora, controlliamo. Ok, perfetto. L'audio c'è. Perfetto, tutto a posto. Signore e signori, non solo. Ai! Giustamente, dovevo farlo. L'ho fatto già nel tweet per annunciare la live. Lo faccio anche qua. Benvenuti! Benvenuti. E oggi, dopo un bel testone che ci siamo fatti del The Ring, inizia la pausa Kirby. Kirby la terra perduta. Oh, sì, che terra perduta. Quindi un secondo che controllo sì, tutto a posto. Un titolo che in effetti mi è interessato sin dall'annuncio perché è il primo Kirby 3D. Un attimo che intanto faccio anche il cambio di sorgente che non faccio da secoli. Perché in effetti... solo un secondo. Non ti scurire tu. Vediamo se funziona anche qua. Perfetto, nessun problema. Dicevo, è un titolo che mi è interessato sin dall'annuncio perché comunque è un Kirby in 3D. E fino ad ora tutti i titoli principali della serie, perché non sto parlando di Kirby Air Ride ad esempio, sono stati tutti in... intanto iniziamo comunque. Tutti in due dimensioni per quanto riguarda la prospettiva, quindi magari erano anche con grafica dimensionale, però comunque in 2D. Lo stesso dicasi anche per Star Allies, l'ultimo titolo della serie prima di questo, che è uscito ben 4 anni fa tra l'altro, e in effetti pausa molto più grande rispetto al solito per un Kirby, perché per farvi un esempio, modalità tempesta, beh, in effetti sì. Per farvi un esempio, c'è stato Return to Dreamland per Wii, che è uscito nel 2011 in tutto il mondo. Poi 2014 Triple Deluxe per 3DS. Poi 2016 si è avuto Planet Robobot per sempre 3DS. 2018, quindi già dopo 2 anni, quindi nonostante il passaggio all'HD per Star Allies. E poi adesso 4 anni per Kirby e la Terra Perduta. Mettiamoci anche in mezzo comunque il Covid, perché immagino che abbia comunque contribuito anch'egli ad aumentare la distanza temporale tra un titolo e l'altro, però sarebbe stata comunque abbastanza grande, voglio, per il cambio di direzione di Kirby. E a proposito di cambio di direzione, come al solito a Dreamland, tra l'altro questi occhi qua mi ammazzano, come al solito a Dreamland non si può stare tranquilli, perché giustamente o un giorno ti vengono impiantate delle cose meccaniche strane, Waddle Dee, tu intanto vai anche tu. O un altro giorno ti ritrovi che c'è. Sorge un inferno, una cosa oscura. Perché Kirby, per quanto possa sembrare strano, ma in realtà non tanto se si conosce l'esempio di Adventure Time. Nonostante l'aspetto pacoccioso. Vabbè, oddio, pacoccioso. Già qua che si è muto in questi modi. Già vediamo iconi, tra l'altro. Nasconde, soprattutto nei titoli più recenti, una lore di un certo tipo. E non sto scherzando quando lo dico. Cioè. Può sembrare strano, ma chiaramente in Kirby, nei vari titoli della serie, c'è una lore che connette i vari titoli. Magari sono anche riferimenti, però comunque ci sono delle connessioni con i vari titoli, tipo personaggi che tornano. Se non sbaglio c'era... Allora, perché comunque mi sono anche un pochino informato negli scorsi mesi, anni. Vabbè, anche perché seguo uno youtuber, Antitude, che è in effetti molto, tanto, tanto fan della serie. Tra l'altro, questa parte qua fa molto Crash Bandicoot 1. Per l'inizio proprio che ti risvegli sulla sabbia e che hai una parte dove vai all'interno di una foresta. Vabbè, non... l'inizio proprio. E poi diventa anche il fatto che... Oh, sei così. Però non poteva volare Crash, non vola mai. A parte quando è il jetpack, ma quello è un altro discorso. Comunque sì, seguo uno youtuber Antitude che è molto fan della serie. Tra l'altro questo è il punto che c'era anche nella demo che è stata rilasciata prima del lancio. Vabbè, giustamente. È molto fan, con tante recensioni. E quindi ho anche potuto vedere un po' meglio la cosiddetta lore di Kirby, con collegamenti, ad esempio, se non sbaglio, il boss principale di Kirby and the Rainbow Branch, se non sbaglio, per DS, ha una sorella che si rivede anche in Triple Deluxe, se non sbaglio. Ci sono collegamenti. Ma anche il fatto della stessa natura di Kirby, che ad esempio in Star Allies proprio, il boss finale Void Determina, che tra l'altro è un boss che si gioca in 3D, nonostante il gioco sia tutto in prospettiva 2D, si gioca però quello in 3D, e qua tra l'altro il momento Breath of the Wild per certi versi di Kirby, perché qua si apre, la città perduta, questa è Los Angeles tra 50 anni. Questo è Horizon Forbidden West, anzi è Automata, Kirby Automata, tutte le battute, oppure Kirby The Last of Us. You know Kirby, we really are The Last of Us. Mi ricordo ancora di quel cavolo di post su Resetiere all'epoca, oppure NeoGAF.
Ma sapete di quelli di quando i personaggi dicono il nome del gioco in modi strani e si è inventato una frase così a caso? Ole. Per l'appunto ci sono dei collegamenti tra i vari titoli della serie. C'è un qualcosa. Direi... no, però non posso subire danni. Molto più di un Mario. Cioè, Mario ha delle cose, però... da quel punto di vista, vabbè, ha mondi anche molto belli da vedere, però da quel punto di vista non c'è una cosa così unitaria, anzi, sembra un po' la cazzo... Diciamoci le cose come stanno. Per molti versi, non è... Allora, parlo di titoli principali e non parlo tipo di Paper Mario, Mario e Luigi. C'è un po' una loro la cazzo di cazzo, cioè, non c'è, gran bei livelli. Tra l'altro, secondo me, Galaxy rimane... robe come Galaxy, anche certi frangenti di Odyssey sono... Galaxy soprattutto raggiunge secondo me dei livelli poetici, non di loro ovviamente, parlo comunque di ambientazione, di atmosfera comunque, però di lore no, ma non è un problema, però intanto quello ci muore e cade. Comunque sì, preparatevi perché in ogni caso, essendo un Kirby, non che non possa essere difficile un Kirby, come ho detto già se non sbaglio durante la scorsa live del Elden Ring, i Kirby possono avere anche tipo, hanno le modalità arena, e c'è anche qua la modalità arena, che sono ad esempio affrontare tanti boss in sequenza, ed è lì che i Kirby ti fottono, perché è lì che hanno difficoltà, ad esempio, ammetto, perché poi, ad esempio, in Star Allies c'era anche la selezione di difficoltà, e sì, posso ammettere che nell'arena di Kirby... Star Allies mi è stato molto difficile arrivare fino in fondo a modalità a difficoltà elevata, perché andando avanti poi con il fatto che le risorse sono limitate è un po' diventa complicato, sì, però è il fatto di Kirby questo comunque. Poi vabbè, già l'annuncio in sé mi è interessato, poi hanno deciso di aggiungere sta roba qua, che in italiano è Bocomorfosi, ma noi la chiamiamo come si deve chiamare, ovvero... Mouthful Mode. Cioè, tra l'altro poi io mi ricordo anche quando ho seguito il direct con gli altri ragazzi di YouTubers. Io, tra l'altro, madonna, quanto... Allora, mi ammazzano di tutto. I piedi così mi ammazzano! Che sta qua, che sta, diciamoci le cose come stanno, a mo' di preservativo, diciamocelo, dobbiamo essere sinceri, sta come un preservativo, bello comunque il cappello, sembra un preservativo che sta sopra un oggetto, diciamoci le cose come stanno, non me ne frega niente, saranno anche le 5 metri di pomeriggio, poco oltre, e va bene. Però è un preservativo con i piedi attaccati che, tra l'altro, guardate come fanno, cioè, abbandonati a se stessi. È un'immagine inquietante, ma che mi fa anche morire. Ovviamente Kirby anche il turbo. Oh yo! Dicevo per l'appunto che il Mouthful Mode, un Bocomorfosi come vogliamo chiamarla, cioè, diciamo le cose come stanno. È fonte di meme. È fortissima fonte di meme. Ma anche giustamente, perché una roba del genere poi... Che immagino che ti spieghi anche a livello del gioco con il fatto che per l'appunto Kirby quando viene trasportato qua nella terra perduta viene... Avete visto l'inizio, no? Che per l'appunto si contorce. Secondo me quella è una conseguenza del teletrasporto, ovvero la modifica dell'abilità di assorbire quantomeno da oggetti animati l'abilità. Ok. Quindi già questo. Poi il trailer dell'annuncio della data. E apriamola, via, apriamola. Ecco, se non sbaglio questa animazione, questa parte non c'era nella demo. O questa sequenza intendo. Sì, il tema musicale. E se non sbaglio... Vabbè, poi Kirby viba. Allora non avevo sbagliato, avevo sentito questo tema in un'altra parte. Ed è cantato. Continua il trend dei giochi Nintendo ad avere temi musicali cantati. Se l'ho visto anche in Odyssey. In realtà sono due, perché non sapessi sono due. Non è soltanto Jump Up Superstar, c'è anche quello alla fine. L'altro in giapponese. E dormire potrebbe... Beh, poi inviti Kirby a no... Ma perché ci sono comunque le papere qua? Oltre ai nemici principali, diciamo questi qua, gli animali.
Comunque mi piace Kirby che va in un altro mondo. Non sa la massa di quest'altro mondo, però comunque tranquillo, se ne va, diventa macchina e viba pure sulla musica che inizia a sentire anche se lontana, non gli importa niente. Ma ciao gabbiani lopoli. Tanto state per qualche secondo, quindi non è un problema. Non siate come Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin. Oh, il gioco è già finito, perfetto, possiamo anche andarcene, buonasera a tutti. Ma strano in effetti vedere i loghi di Nintendo al laboratorio qua all'inizio. È un po' strano. Solitamente si ritrovano quei loghi alla fine dei titoli di coda. Però non siate, dicevo, come Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin, che ha tipo modelli poligonali che non esistono su neanche next gen per i pipistrelli. Andate a cercare, è una cosa vera. E tra l'altro è la vera ragione per la quale il gioco ha una performance non ottimale. Non lo sfruttare le console. Che sfruttare? Proprio il fatto che in effetti hanno per motivi abbastanza sconosciuti il fatto che allora un secondo che questo gioco ha dei segreti, o meglio nel senso che già dalla demo si vedeva che ci sono per ogni livello degli obiettivi. Ah no, punto d'arrivo, quindi sarà senza obiettivi particolari. Magari qua, no niente. Ci sono obiettivi che sarebbero trovare i Waddle nascosti. Al di là di quelli che si trovano che sono belli plateali, però ci sono delle cose da fare. Ah no, giusto, questa era sempre parte della demo. Tra l'altro qua Kirby. Però cavolo, il cappello e la spada. E qua gli animali che catturano i Waddle, perché in questa terra ci sono comunque i Waddle. Comunque strano che le varie cutscene, perché mi sa che non sarà l'unica questa, non hanno audio. Non so perché, cioè, o meglio, non hanno l'audio dei personaggi, è tutta musica. Approccio particolare. Comunque si diceva, andate a vedere perché per l'appunto il problema di Stranger of Paradise dal punto di vista grafico, della performance, non è il fatto che sia così resource intensive, anzi, è proprio il fatto che ci sono i modelli poligonali di personaggi che non sono i principali, che per qualche strano motivo sono stracaricati. Poi mi ricordo una cosa strana di Koei Tecmo, in effetti anche con Hyrule Warriors per Switch, il primo, che era il port di Wii U, che andava in 1080p anche in portatile, che non dovrebbe essere perché in effetti è in portatile 720. Vogliamo parare? Tra l'altro, questa mossa così, va bene. Vabbè, è molto semplice comunque questo inizio, Oh! Giusto con B. Olè! Tra l'altro anche il rallenti. Non sapevate che c'è il Witch Time? Non sto scherzando. Proverò a farlo se mi viene dopo. Però in effetti quando tu riesci a schivare col tempismo giusto, ti fa il Witch Time e te lo rallenta il tempo. E quindi già immaginatevi. L'immagine c'è già, se non sbaglio forse con anche animazione, anche Fall Animation di Kirby con le gambe di Bayonetta. Ora, doppiaggio time. Doppiaggio time. Mi ha salvato! Grazie! Ma che ne sarà degli altri, dei Waddle? Li hanno catturati tutti e portati via. Abbiamo lottato contro quelle bestie con tutte le nostre forze. E non ci lasciavano in pace. Sono l'unico a essersi salvato. Devo liberarli. Glielo devo. E Kirby. Poi Nella testa. Ecco appunto, manco ho parlato. come dici? Mi aiuterei a salvarli tutti quanti. Ma è davvero fantastico. Quindi, tu ti chiami Kirby? Sono Elfilin. Piacere di conoscerti. Ciao Elfilin. Mappa del mondo, ecco. Aspetta, ci cazzè. Ehi Kirby. Ah no, vabbè. Ehi Kirby. Ehi. Gioca in due quando vuoi. Non ho nessun altro. Sono così felice di vederti. Anch'io sono stato trascinato da quel vortice apparso sul pianeta Pop. Se vuoi che un secondo giocatore si unisca a te, devo lasciare finire in effetti, non posso prevedere tutto. Puoi chiamarmi in qualsiasi momento. Ehi. E andiamo alla mappa del mondo. Ecco, la mappa in effetti di Kirby era già presente, un qualche accenno in 3D era comunque già presente. Oltre a Void Terminal c'era anche la mappa del mondo di Star Allies che era in 3D. E quindi già quello era un assaggino proprio
un piccolo assaggio, un piattino con dentro una ciliegia di quello che sarebbe stato, poi della direzione che sarebbe stata. Però possiamo esplorare. Oh, perfetto, perché in effetti soprattutto la mappa dell'ultimo mondo era abbastanza, non aveva i corridoi, era bella esplorabile. Qua vabbè, ovviamente non puoi effettivamente andare già in alti livelli, però anche soltanto esplorare così non è male. Però andiamo. Qui ci sono 46 Waddle Dee, va bene. E se va. Tra l'altro qua, ecco per l'appunto, vedete quali obiettivi salvi Waddle Dee nascosti. E qua, vabbè, qua è abbastanza facile perché l'ho già fatto. Era nella demo. Perfetto. Comunque veramente, devo essere sincero, da quello che ho visto già nella demo, poi ovviamente vedrò anche il resto. Comunque ripeto, comunque, anche per quanto a parte Kirby, non è che sia, cioè in generale, non è, se non sbaglio, non è così tanto abituata a sviluppare titoli con prospettive tridimensionali. Tipo ad esempio, Ale è anche responsabile di Box Boy, che è serie... non è che toglie poco comunque, però vabbè. Però dicevo per l'appunto, è responsabile di soprattutto titoli su prospettiva 2D. Quindi il fatto che siano usciti comunque, a quanto pare vedendo anche dalla prima impressione, ma anche comunque dalle recensioni, al primo colpo in effetti a realizzare un titolo Kirby in tre dimensioni più che convincente, non è male. Ora, so che sembra un po' assurdo, anzi anacronistico parlare nel 2022 di India, uno sviluppatore che va sul 3D, accidenti. Però cioè, abbiamo il caso di Game Freak che in un modo o nell'altro rimane indietro per tanti versi, con tutto che stanno facendo dei progressi. Però ovviamente tipo vedi Arceus, è un progresso enorme per loro, però allo stesso tempo non si può negare che ci siano delle parti grafiche abbastanza sufficienti. Però a me, da persona che non l'ha giocato ma che ha visto i trailer, comunque a me piace lo skybox di Arceus. Magari lo stile cel shading non è realizzato benissimo sui personaggi, ma sul cielo a me piace. Non ci posso fare modo, non ci posso fare niente, mi dispiace. Ed ecco qua il secondo tulipano. Sì, in effetti, ripeto, questa parte era già nella demo, quindi comunque parte conosciuta. Boccomorfosi. Chiamatela Mouthful, no, veramente, Boccomorfosi è bello come nome, però Mouthful Mod non si batte. Tra l'altro, stavo dicendo per l'appunto, ripenso al Direct e per quella parte hanno scelto la voce migliore possibile, perché non so quale motivo, ho dato l'impressione che proprio si era gasata a parlare di Mouthful Mod. Tipo ad esempio quando c'è l'immagine, nei momenti in cui Kirby viene mostrato che aspira l'acqua, and it takes a mouthful of water, proprio caricando su mouthful of water, così mi ha fatto morire anche soltanto quello. E tipo, che ne so, una cosa che mi ricordo, tipo, non so se vi ricordate, Blaster Master 02 come titolo è stato annunciato ad un evento Nintendo dedicato all'indie. Mi ricordo ancora adesso la voce, perché sembrava la voce di Pippo. Cioè veramente io mi ricordo Gesofia, una roba del genere, che Gesofia sarebbe il mezzo no, qua, no, si sale. Sarebbe il mezzo in effetti per esplorare le varie parti di gioco nelle due sezioni, una delle due parti del gioco, perché l'altra ovviamente è quella dove si esplora a piedi. E io mi ricordo You can explore this part with Gesofia. Veramente mi ci mancava uno Yuk. Una Yuk. A Yuk. Ma non so perché mi sia rimasto in testa. Sono quelle cose strane che rimangono in testa. Veramente. Tipo, che ne so, mi chiamo virgola e quello è più un peccato capitale che mi rimane in testa. Via. Olè. Ancora. Quanto ancora posso fare? Ok, è andato, perfetto. Veramente. Ma, ripeto, ci sono veramente cose che mi rimangono in testa senza una vera ragione. Proprio a cazzo di cane, letteralmente. Un'altra cosa interessante che ho visto di Kirby, ed è una cosa che ho visto tra ieri sera e oggi. Sì, quelle sono palle di canone che vanno a 15 frame al secondo. E vabbè, ci può stare.
Un'altra cosa interessante che ho visto in effetti è anche che c'è un'accortezza che Al ha utilizzato per i colpi. E si nota, è stata notata nella modalità, immagino, che in effetti e questo è proprio il momento in cui sto provando il gioco. Sarà la modalità tipo allenamento, comunque. Si nota che è stato notato che in effetti, tra l'altro qua molto carina questa cosa, che mandi giù però magari non subire colpi Kirby. Anzi, non subire colpi me, perché è colpa mia. Essenzialmente, visto che questo è il primo Kirby in 3D, come hanno avviato magari la possibile difficoltà che i giocatori possono... Madonna, di nuovo. Che possono avere nel colpire in maniera precisa i nemici? Molto semplice. Se il colpo appare al giocatore che ha colpito il nemico viene colpito, anche se non c'è il colpo vero e proprio, anche se distante. Però, in base alla prospettiva, e qui si gioca anche di prospettiva per l'appunto. Sì, scusatemi. Il colpo viene registrato. Il che è un approccio interessante, perché per l'appunto, vabbè, i Kirby sono comunque un titolo per soprattutto, madonna, per un'utenza più giovane. Non considerate me che in questo momento sto subendo, vabbè, no, non mi scherzi. Di base i Kirby sono per un'utenza più giovane. E qui non c'è nulla di male. Non siate hardcore gamer, che sono di facili. Sì, sono facili, vabbè, a parte quando volete farli in maniera più difficile, tipo per l'arena e quant'altro. Tra l'altro qua hanno anche aggiunto la modalità più difficile. Oddio, tanto difficile non è in questo momento, però per l'appunto. E questa è un'accortezza che potrebbe essere abbastanza interessante per l'accessibilità di questi titoli. Che poi in effetti mi ricordo che già Nintendo in passato con Galaxy 2, non so se vi ricordate, era addirittura andata in Giappone, non so se vi ricordate. Ma se non sbaglio anche qui c'era, forse era disponibile online, comunque di DVD per insegnare ai giocatori come si gioca un titolo in 3D. Oltre al fatto che lo stesso Galaxy 2 in ogni caso aveva alcune cose in meno, o meglio riviste rispetto al primo Galaxy, tipo ad esempio la mappa di tipo ad esempio la mappa da esplorare. C'era sì il pianeta nave, però non era tutta la zona di Rosalina con le varie parti da vedere. La mappa di gioco era tipo quella di un Super Mario World, ovvero mappa proprio base con i vari livelli collegati da sentieri. Che poi questo tipo di filosofia si rivede anche per molti pazienti di World, che è effettivamente un titolo 2D trasportato nel campo 3D. Però per l'appunto già all'epoca Nintendo aveva, anzi c'era molta preoccupazione da parte di Nintendo per riuscire a attrarre giocatori che magari potevano essere spaventati dalla prospettiva 3D ai titoli 3D. Forti anche del grande successo che all'epoca otteneva New Super Mario Bros. Pensate a quello DS, ma poi anche quello Wii. Riesco a fare la schivata? No. Però bello il colpo così. Ok. È bello anche questo colpo caricato, Ok, li giriamo intorno. Sì, in effetti comunque sì. All'inizio già di suo è facile. No. Un po' lento però, Sarei anche selvaggio, però sei comunque lento. Non vai via. Ah, giusto, perché hai bisogno anche di un altro po', no? Ok. E altra spada così. Il primo Waddle di nascosto è stato salvato. Via, via, via. Quindi per l'appunto sì che ci sta. Anzi, cioè è molto buono perché, raga, diciamoci le cose come stanno. Tutti noi siamo stati giovani. Tutti quanti sono giovani e piccoli. E c'è bisogno comunque di titoli che attraggano anche persone o più piccole, comunque sia, con meno esperienza. Perché altrimenti, com'è che si cresce? Si può stare per sempre con le stesse persone. Quelle poi se ne vanno dal mercato. Vabbè, è una prospettiva un po' più su larga scala.
che sto facendo, però... sì. Aspetta. Ah, ok, va bene. Tra l'altro sempre tanti incubi con Kirby con la Boccomorfosi o Full Mod. Ce ne saranno di incubi. Io ho visto soltanto al momento, allora se non sbaglio, il distributore, il carrello, perché c'era nel trailer del Direct di febbraio. E per l'appunto anche ad esempio il carrello della montagna russa. Però altre non le ho viste. E io ho sia molto interesse a vederle ma anche preoccupazione. Perché posso ben capire quelli che dicono che è inquietante vedere Kirby che si mette in quel modo, in Full Mod. Posso ben capire. E oppete. Ma in effetti l'ha schivata allora. Ok. Ah, sì, perché in effetti le schivate le ho fatte molto poco nella demo. Sì, giusto, non è che devo saltare. Basta andare di tasto direzionale. Sì, ecco qua. Giusto per essere sicuro. Aspetta, perché voglio fare il momento di un certo tipo. No, aspetta. Ho sempre paura. Ecco, gli sono andato addosso. Sto provando a vedere un secondo per la schivata. Vabbè. È un momento di relax. No. Non mi sta venendo in questo momento la schivata. Devo capire meglio le tempistiche. Ah, ecco. Posso fare con lui? Vieni qua. Aspetta. Eccola qui. Ecco, si fa bene. Visto? È il Witch Time. Volevate Bayonetta 3? Ce l'abbiamo già. Beh, noi abbiamo Bayonetta 3 a casa. Bayonetta 3 a casa. E... no, non è giusto. Full Mod. Tra l'altro io sono morto già quando ho visto i primi meme sulla Full Mod sul cono, perché è letteralmente il simbolo della del programma di VLC per il computer. Paro. Tanto che ho visto gente che l'ha messo come icona di VLC, il che è perfetto. Cioè, ma tipo un'ora dopo il Direct, che c'era gente che era già riuscita ad estrapolare. Vabbè, Nintendo avrà rilasciato tutti i materiali promozionali del caso, anche per le varie Full Mod. Quindi già hanno preso da lì, subito messo come icona del programma di VLC. Perfetto. Ma poi ho visto una marea di meme su Full Mod. Ho visto anche su tutti gli oggetti di questo tipo. Anche quelli che è meglio di cui è meglio non parlare. Tipo che ne so, l'ho visto anche come... non so il come, non so il perché, non giudicatemi. Tipo come tuta di Catwoman, ad esempio. Non giudicatemi. Io ho solamente visto, sono solamente un testimone ignaro di tutto. Vabbè, sì. Tra l'altro impariamo i nomi. Questo è il Morphocono. Tra l'altro molto bello qua vedere come abbiano... vabbè. Tra l'altro qua vedere anche come per l'appunto, ad esempio, se tu vai qua mi ammazza dal punto perché ti insegna... e in effetti questa parte è molto easy, è molto facile. Molto easy. Però per appunto ti insegna comunque passo passo, gradualmente, come fare. Perché ti insegni tutto, che ci sono le parti in basso che ti aiutano ad evitare il colpo. E già l'avevi visto comunque passato. Ma ti fa vedere anche l'esempio che il mostro qua... tra l'altro godetevi la breakdance di Kirby, perché per favore è un tesoro. Che ad esempio poi se c'è una cosa tipo un tubo, la avvinghia con i denti. Quindi poi anche il fatto che puoi sfruttare questo per scendere qua, aspettare, e poi fargli prendere anche questo, perché così c'è la magia dell'acqua che devi rompere comunque. Però intanto ti dà già la prima rottura, che poi salirò e salirò. E tra l'altro questo Kirby ha anche la componente gacha, diciamo, perché ci sono le capsule proprio tipiche del gacha. Mi dispiace, cari corvi, ma i Waddle Dee sono nostri. È la tipica danza. Tutto quanto, giustamente. Beh, sì. E vediamo qua il gacha. Anzi, proprio il Kinder sorpresa, letteralmente. Vabbè. Giustamente il primo è sempre Kirby. E infatti il potere della Boccomorfosi, esatto. Poi il cosi, il funghetto qua. E poi la stella warp. Tanto abbiamo anche le stelle della rarità. Guarda.
Proprio veramente tanto, ma tanto gacha. Tunnel profondo. Oh yeah. No, non in quel senso, no. No, 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 no. Tutti salvi. Ah, tra l'altro giusto, perché qua abbiamo anche la componente della città di Waddle Dee. E dove sta? Collezione. La tua collezione di figurine è ora disponibile. Qui puoi visualizzare le figurine che hai ottenuto. Riuscirai a completare la raccolta? Non in questa serie, però, cioè. Eccola qui la città di Waddle Dee. Andiamoci subito. Per vedere comunque che questa sì, è la componente, non la definirei manageriale, però comunque qua è più Waddle Dee salvi, più questa zona comunque si riempie di vita. E tra l'altro qui puoi tenere esempio i pomodori M. Quella sarà la zona per vedere i trailer. Il Waddle Dee stanno ricostruendo la città. Salvane più che puoi, potrai accedere ad edifici nuovi e risorse utili. Esatto. Ad esempio qua per vedere i vari trailer. Esatto. No, 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 mi dispiace Waddle Dee, però tu ancora no. Dove sta quello lì? Ah, ecco. I Waddle Dee stanno lavorando sodo. Diamo un'occhiata? Vabbè, non ho visto bene che ha detto poi. Qui 9. Dove sta il Waddle Dee erudito? Se non sbaglio era da qualche parte qua. Tra l'altro poi c'è anche il minigioco della pesca che si sblocca. Dov'è? 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 Mi sa che manca ancora un po'. Vediamo. No, niente. Dove vado qua? Ah, sì, giusto. Era... Giusto, in effetti è vero. Era la zona iniziale dove abbiamo trovato Elfilin. Giusto. Vabbè, è presto ancora. Poi arriverà anche l'erudito, mi sa. Magari dopo il secondo livello. Quindi sì, il boss, lo scimmione, sarà la fine di questo mondo, mi sa, sì. Ed eccoci qua, torniamo al tunnel profondo. Ma perché? Via. E da ora in poi, a parte il boss di cui vi ho parlato, è tutta roba nuova, perché non c'era nella demo. Quindi... Vabbè, in alcune parti si sono viste anche nei trailer, però di giocato è nuovo. Vediamo un pochino qua, un pochino qua. Ok. Sai che c'è? Ora ti prendo proprio. Ah, giusto, una cosa, un'opzione. Perché, vediamo. Comandi, inghiotti automaticamente. No. No, 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 no. Esatto, perché di default inghiottisci senza fare niente. Il che è tipo il sogno di molte persone. Però a parte questo, ole, vai di fuoco. Il fuoco che aborda dal sangue. Perché sono così maledetti in questa? Cioè, già prima gola proprio. Ma basta. E anche tu. Tu salti, salti, salti. Ah, giustamente. Arriva la bomba. Aspetta. E qua già abbiamo capito che ci saranno bombe da far esplodere. In effetti un modo per far correre un pochino più Kirby. Non tipo anche tasto della corsa un attimino. Non che sia lento però, E oppete. Vediamo, vediamo, vediamo. E oppete. Tranquillamente. Con molta calma, tanto possiamo fare. Non abbiamo nessuno che ci corre, non è un Sonic. Comunque in effetti, ora che ci penso, perché ho parlato prima del fatto che comunque i Kirby di suo... però un attimo, I Kirby di loro sono titoli comunque che proprio sono per un pubblico più giovane. Cosa mi fa ripensare in effetti al primo gioco che ho mai giocato. Ok, perfetto, qua e via. Che c'è qui? Oh, dicevo, al primo titolo che ho mai giocato per qualsiasi console. Ed è... Ora, fermatemi se non avete mai sentito questa storia. È il primo Super Mario Bros. È da Kant. Però in effetti è un pochino strana questa cosa, perché mi ricordo ancora adesso... E va un Waddle Dee, ole! Che io non ho mai avuto il NES.
Però mi ricordo ancora adesso che ero ai tempi dell'asilo comunque. Vabbè, no, sì. Tempi proprio giovanissimo, 5-6 anni. Quindi comunque calcolate che era il... no, di meno, 4 anni mi sa, quindi 95. Mi ricordo che che ero per... purtroppo non mi ricordo il motivo, comunque a casa della mia maestra d'asilo. Mi ricordo ancora adesso per l'appunto che che quella volta che andai a casa sua c'era uno schermo, forse stava giocando il figlio, credo, e stava per l'appunto giocando a Duck Hunt su console, sul primo NES. E poi mi ricordo anche che abbiamo giocato un po' a... che lui anzi ha giocato un pochino a Super Mario Bros. Vediamo, qua c'è qualcos'altro perché qua si esplora. Cioè nel senso, per tutte le missioni che ci stanno bisogna vedere un po' con calma. E infatti qua che... ah no, qua non ce ne ammazza. Va bene, si va avanti. Vediamo anche, visto che abbiamo una camera, signori, che non si muove quasi di niente, però abbiamo una camera. Sì, questo approccio è comunque molto 3D World. Del fatto che... oddio, 3D World ha una camera molto più utilizzabile. Però della prospettiva così fa molto 3D World. Questo poi fa tanto 3D World per certi versi. Questo nemico qua. Olè. Ah, non ho fatto in tempo. No. Un attimo, perché va bene tutto, ma non toglietemi il mio fuoco. Il mio fuego. E questo non mi ricordo comunque ancora adesso. Almeno il primo titolo che ho visto. Perché ora che ci penso, il primo titolo che ho mai giocato non mi viene. Forse veramente non mi sta venendo in questo momento. Oh, siamo all'altra missione. Mi ricordo tipo che ho giocato su PC a casa degli amici del primo Rayman, ad un Need for Speed, Test Drive Unlimited forse anche, mi ricordo un altro titolo. Ma comunque avevo già circa 10 anni. Mi ricordo per l'appunto, avevo già fatto cenno a questa cosa, di quando giocai ad esempio a... oh, eccoci qua. Di quando giocavo a Star Wars Racing su PC. Ho ricordi dolci amari, ho già fatto cenno. Magari ne parlerò poi di più un'altra volta. Però, ad esempio, mi ricordo perfettamente è il primo titolo che cui abbia mai giocato sulla prima PlayStation. Era per caso Crash, visto che si parla di platform. Clonoa. Oh. Porsche Challenge, che non so se viene ancora ricordato in questo momento, però mi sa che è stato il primo titolo per... forse c'era un bundle all'epoca con Porsche Challenge, non vorrei dire una cavolata. Però mi ricordo ancora adesso che mi piacque anche abbastanza all'epoca. Tra l'altro all'inizio andavo sempre con il cambio automatico, poi iniziai un pochino anche a giocare utilizzando il cambio manuale. Cioè veramente mi ricordo ancora adesso. E là là veramente ricordo che ci passavo un bel po' di tempo. Poi mi piaceva veramente tanto quel gioco. Ma sì, oggi è nostalgia canaglia. Aggrappiamoci alla nostalgia in questi tempi bui. No, perché sono così? No, niente di depressione, per favore. Non adesso. Non con Poio. Non santa come si lamenta però. Tranquillo, ci sono. Che era quel... cioè, Kirby, anche per te è un verso un po' strano quello, eh. Andiamo un po' qua. Sarebbe stato bello però anche mettere a fuoco e fiamme questi bustoni. Però questo sì invece. Questo sì, vediamo che succede. E opete anche tu. Ah, la miccia. No, aspetta. Ah, ok. Quindi, vabbè, rifacciamo. Posso fare da qua? No, tutto intero, va bene. Tanto tu muori. Perché prima pensavo che fosse necessario per avanzare. Poi invece ho visto che c'era l'altra porta. Tra l'altro tipica di Kirby. La porta, la struttura è proprio quell'arcata dei Kirby. Olè. Che bello Kirby che attende. Sto per venire espulso da un cannone. Proprio tipico di Kirby. E siamo a 3 moduli salvati su 4.
Vabbè, che tanto Kirby fluttua, quindi non è che ci muove, non è che perde vita, no? Allora, dobbiamo dirci... Ecco, bravo. Ah, ma è Super Mario... Ah, no, aspetta, scala. Allora, questa non l'avevo ancora vista, allora. Tra l'altro qua ci manca veramente la bandierina del finale di un livello di Super Mario. Sì, 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 ci sono. E ce la fai, Kirby? Sì, ce la... Quella faccia! Ah, no, aspetta, allora l'ho già vista questa. Mi sa che era in un... in un'immagine. Però quella faccia... Fatti vedere meglio però, Vaspe. Puoi voltarti in qualche modo? Ti prego, dimmi che puoi. No, è soltanto... Ah, peccato però. È bellissima. È bellissima. Tra l'altro chiude anche gli occhi per saltare. Beh, immagino che sia un po' pesante, però... No, scusate, non ce la faccio. Perché, a parte i piedini... Le braccine così... Veramente... che sembrano... Cioè, dei coni. Così, minuscoli. Bellissimo. Facciamoci a questo punto come lo farebbe Kirby, quindi. Minchia. Tanto giustamente proprio qua. Oh, scusate, la posta. Tra l'altro l'ho preso, cioè sono caduto di lato e comunque l'ho ammazzato. Tu pensa a morire per mano di un Kirby così. Ecco appunto. Piattellato. Tra l'altro, bello che volete fare anti-Kirby, però piace. Ma in realtà comunque ce l'ho già questo. Aspetta, posso salire di qua? Sì, è per un secondo allora, perché di là c'è un altro punto. Ah, giusto. Retromarcia. Tra l'altro si preoccupa anche, vedete la faccia crucciata a Kirby. Mi sa che qua ho fatto quello che ho detto prima, ovvero il fatto che non l'ho preso, però in effetti... forse è successo anche in effetti prima, quando ho preso il nemico là, quello a mo' di torre. Ovvero non colpire, però visto che la prospettiva fa sembrare che l'abbia colpito, lo colpisco. No, comunque poi quando Kirby torna, vede l'oggetto che torna indietro, a mo' di rinculo. Ah, giusto. E poi mi sa che bisogna fare anche di corsa, cioè di corsa relativa, perché devo. Speriamo. Poi qui. No? Perché? Ah, no, vabbè, giusto. Posso fare anche così, giustamente. Che cavolo. Ah, perché... la scala ferma, giusto. No? Aspetta, no. Troppo. Dobbiamo regolarci un secondo. Adesso sì. Sì, ma perché te lo trasporti così? No. Vale. Ah, vabbè, forse in effetti è giusto quello che dice qua, quindi. Ecco. Poi qui. Ok. Usciamo. Sì, viene il tempo in effetti, perché fa il giro. Però. Di un pelo, Qua in effetti di un pelo. Tranquillo, ci sono io.
Vediamo, mi fa scendere qua, giustamente. Non c'è altro qua, non possiamo andare avanti. No. Ecco, volevo vedere, scusate, volevo vedere in effetti... voilà. Vediamo se è giusto qui. Vediamo, 4 interruttori, lanterne e ne mancano 2. Ma qua mi sembra che siamo alla fine, però, a meno che non ci sia qualcos'altro. Vediamo. E qua mi sa che è la fine. E gli altri 2 allora dove sono? No, un secondo. Torniamo indietro, va? Fammi vedere. Già abbiamo i segreti che ci mancano. Ah, non si può tornare indietro, va bene. Dov'è che stanno allora? Mi sono perso qualcosa. Ok. Rimuove il Ma che cavolo? Quello ce l'avevo davanti. Vabbè, andiamo avanti comunque, non rifacciamo il livello. Oh, 3. Spada. Fatti avanti nel nuovo mondo con il tuo eroe preferito. Cappellino verde in testa e spada in mano. Cioè, Link? Va bene, in effetti. Per sferrare un attacco più potente, prova prima a caricare il colpo. In effetti, allora, dobbiamo fare più attenzione. Già, ecco, già ho mancato delle cose, va bene. Purtroppo qua me ne mancano 2, accidenti. E là? Oh. Oh. E Waddle che avevi salvato, hanno trovato una nuova area misteriosa, la via del tesoro. Là potrebbero esserci degli oggetti rari. Vai in esplorazione. E sai che c'è? Inizia e proviamo un attimo. Tesoro lama. Lancia e prendi collezioni di tesori. Iniziamo. 1 minuto di obiettivo. Ok, allora, questo si era visto un attimino anche l'altro giorno sull'account Twitter di Nintendo. Aspetta, di Nintendo Europe. Ok. Buono. Ok. Abbiamo anche il remix della canzone Truzzo. Ci mancava soltanto questo. Già abbiamo avuto la musica truzza per il trailer di Gundam Evolution, lo State of Play. Poi anche Kirby e no, Via. Oi. Ok. Ok. Però non l'ho fatto in 1 minuto. Di poco però, di pochissimo. Proprio all'inizio. Lo rifaccio una perché di 84 e no. Lo rifaccio un attimo. Mirko, ho perso pochissimo, un poco di tempo all'inizio. Lo rifacciamo. Subito. Tanto un attimo ci vuole, 1 minuto. Giusto per soddisfazione. Via. Ok. Ma l'importante è andare avanti. Vai avanti, Kirby, vai. Ok, va bene. Ok. Perché non l'hai preso? Va bene.
Buono. Ce la facciamo, dai, dovremmo farcela. Ok. Ah, là sopra. No, ok. Ho perso tempo, però dovremmo farcela di un niente. Andare dritti. Ok, fatto. Ok, sotto il minuto, così ti impari. Ah, ok, si hanno monete in più. Buono. Ecco, già qui un pochino di sfida c'è, perché comunque il fatto di completarlo in un minuto non è così immediato, eh. Triplo strike, interruttori birilli. 30 secondi qua. Vediamo. Aspetta. Ok, meno male. Eh sì, giustamente, tutti... Oh! Subito. Qua rapido. Qua un po' meno però mi sa. Tempismo. Tempismo ho detto. Forse riusciamo a farlo? Se, come no. Ho perso troppo tempo all'inizio. Questo lo voglio rifare subito, lo facciamo tanto... Riprova. Perché in 30 secondi li faccio. Però ho sbagliato prima. Perché ho fatto... devo fare direttamente così, no? Imbecille io che ho fatto col salto. Via. Tu non disturbare però. Ah. Via subito. Un'altra cosa che mi ricordo di Kirby, tra l'altro, è sempre un video di Antidote di cui a cui ho fatto cenno prima, che parlava di uno dei vari spin-off di Kirby, Kirby Avalanche se non sbaglio, che era comunque con... Oh, sì. Che c'era una clip, a parte il fatto che là Kirby parlava, ma nel senso con parole di senso compiuto, così. E poi c'era una clip audio di uno dei nemici che era un gioco, non so se fosse Avalanche, però comunque in realtà è un puzzle game. Però poi c'era una clip audio di uno dei nemici, che se non sbaglio era quello a lato, che faceva... Pronto board! Così. Questa clip audio in un gioco del Super Nintendo così, a caso. Ma più che altro, cosa minchia c'entra? Cioè, perché con quel patema, in quel modo così? Cioè, è un nemico di Kirby. Non devi essere così, proprio incazzato come una biscia. Ti nascondevi, eh? Ah, aspetta. Qui si esplorano cose, giusto? Perché... Sì, no, aspetta, com'è? No? Ah, ok, giusto. Allora, essenzialmente... Perché in effetti qua... comandi, ok, però non... Allora, nei vari titoli di Kirby solitamente hai anche, quando hai una certa abilità, la lista delle mosse. Qua non te la dà, però. Perché mi ricordo che c'era ad esempio in Star Allies. Quindi singolo salto, se faccio più salti... No. Ma singolo salto, poi nella direzione... E qua attenzione che abbiamo un'altra abilità. Allora aspetta, perché facciamo subito. E per la sua mossa speciale Kirby ha una pistola. Mangia qualcosa dai 3 ceppi di albero. Ok. Tra l'altro aspetta un attimo, perché questa mossa qui, questa abilità qui è anche una bella mossa sovralinea. Eccola qui. Puoi anche mirare, tra l'altro. E con anche il Locon. Siamo a 2, no? Esatto. Tranquillamente subito. Oddio, perché vediamo se riusciamo a fare... No? Vabbè.
Troppo presto. Possiamo fare qua... No. Troppo. Madonna, che brutta fine, schiacciato dal masso. Mi sa da lì allora. Sì. Mi sa da lì. Se voglio prendere la moneta lì... Ah, aspetta. Troppo lontano forse. Vabbè, fa niente. Checkpoint. Veramente quel verso comunque è tanto carino quanto strano la Kirby. Non so perché. È di Kirby proprio, però non so perché mi dà... È un pochino strano. Aspetta. Adesso sì che ce la facciamo, no? Tra l'altro mi sa che possiamo andare anche per di qua. C'è qualcosa che si può fare qui? No, niente. Aspetta. No, solo per quello. Ah, strano. Pensavo che lo soltassero tipo, ad esempio, per avere un'altra cosa, tipo un altro Waddle di nascosto di là. O un altro tipo di segreto. Waddle di forse un po' troppo. Oh, un attimo qui. Yep. Ti vedo che c'è qualcosa qua. Ammazza quante monete che si sbloccano. Questo è veramente punto crash. No, in realtà crash al contrario, perché solitamente sei tu che scappi dai massi rotanti. Manco... Oh, eccoci. Questo per puro caso l'ho trovato. No, vabbè, c'è il fiore che ti indica, giustamente. Come fanno i buoni platform. Quindi, da quello che vedo, c'è, almeno in quest'area, una boccomorfosi qua inquietante di questo tipo, sempre. E sempre comunque per le capsule qua del gacha. Andiamo a scendere. Scendiamo. Attenzione che la musica non continua. Un attimo qua perché... Ah, giusto anche qua. Tranquillo che ci sono. E poi vabbè, con quel colpo enorme. Però prima... Aspetta. Se vado qui avanzo oppure posso... No, mi sa che non è l'area per avanzare, è che in effetti c'è la freccia. Quindi andiamo qua dentro e vediamo che succede. Quindi qua... Vabbè, ce l'ho già. Ah, va bene. Bello. È proprio la sezione qua, tipo il circo. Però possiamo riuscire a colpire. Ma che balle. Dobbiamo rifare perché mi è mancato qualcosa. Sperando che non debba rifare tutto il livello, però, perché sennò è un problema. No, che meno male. No, perché mi è capitato in passato di avere sezioni di questo tipo e poi dovevi fare tutto il livello. Tutte e due? Sì. Sempre con questo qua devo avere problemi. Ma... Perché sono troppo distante, devo andare al centro. O magari anche sparare direttamente, no? Ecco, per l'appunto. Il target, il lock-on diretto. Stavolta iniziamo però dal lato destro, Dove va? Qua è facile adesso. Infatti, eccoci qua che c'è l'altro, il Waddle che ci aspettava. Infatti. Dovevo completare. Comunque mai verso sarà più strano di quello in Tokyo Mirage Session Sharp FE, gioco che ho portato sull'altro canale tempo fa, ma in effetti non l'ho mai finito.
Devo riprenderlo in effetti, ora che ci penso. Sarebbe quello della persona che trovi dalle parti... Allora, non mi ricordo adesso i nomi. Però è la zona comunque con centro commerciale, se non sbaglio. Ed eccoci qua il terzo. Che ogni volta che lo incontri ti fa... Non è giapponese? Cioè, il doppiaggio è giapponese, però sto verso qua non è giapponese. È un verso così universale. Momento Crash. E qua però vuole la musica di Crash. Dun dun dara 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 dun dun dara 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 tun 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 pom 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 para 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 para. E tra l'altro questo è unbearable come livello di Crash. Allora, il livello della terza area di Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, dove hai l'orso polare che ti insegue, e se lo lasci andare, o meglio, che poi c'è la zona con tutte le travi di legno nella quale cade, se torni indietro poi puoi anche andare nella zona giù. E quello è, vabbè, un collegamento particolare però. Ma in effetti si può andare giù? O si muore? No, si muore. Sei banale. No, va bene, era una parte di un livello che era, tra l'altro, ora che ci penso, uno come straminghia pensava... Ah, se non sbaglio forse c'erano delle travi che rimanevano, ora che ci penso. Perché sto ripensando, in Crash Bandicoot 2 c'erano varie sezioni in cui per l'appunto, ad esempio, il masso, un altro nemico cadeva nella zona dopo delle travi di legno. Però Unbearable aveva la particolarità di avere per l'appunto la zona in cui dovevi cadere per forza per completare il livello. Nel senso, per avere al 100%, dico, se non sbaglio c'erano tutte le altre casse. E mi sto ricordando, c'era una cosa che la distingueva da altre zone per farti capire, forse se non sbaglio, il numero di travi iniziali. Oh, la macchina! Sì, Boccomorfosi con la macchina, la nostra Boccomorfosi preferita. Scusate, giusto per controllare, quindi abbiamo il vuoto di nascosti, ok, manca però... non si può salire. Boccomorfosi! Non fatemi del male che sono un'auto! Con calma, però, Passaggio massi. Però non c'è il cartello. Queste parti qua che sembrano tipo... Oh, aspetta. No! Un po' ho perso il controllo. Queste parti qua comunque che sembrano veramente tipo... Non so, i giochi di macchine arcade, tipo Micro Machine anche, proprio le piste. Non so perché, ma mi mettono nostalgia e mi piacciono veramente tanto. Pista! Ah, dall'altra parte, dicevo. Pista! Ole! Tanto ho saltato un punto, sono andato diretto da quella parte, va bene, fa niente. Aspetta, che torna anche qua. Vediamo, c'è altro qui? Mi sembra di no. Ah, ok. Tra l'altro su quest'erba così rigogliosa. Ah, abbiamo anche... aspetta, E di nuovo... No, aspetta. Boccomorfosi. E di nuovo però, mi manca sempre qualcosa. E mi manca anche un quadro di nascosto. I segreti non è... Sono meno facili di quanto pensassi, però, da scovare. Mi manca sempre qualcosa. Io. Sono curioso, aspetta, forse là? No. No, vediamo magari un pochino più in qua, prima di andare avanti. Tanto comunque le parti così me le completo per conto mio off screen. Ole, 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 vediamo. Mi sembra di no. Mi sembra proprio di no. Qua niente, siamo sicuri? Ok, Kirby salta, quindi niente. Comunque si è visto che ho fatto riferimento. È certo che ho giocato ai vari Crash. No vabbè, ma chi seguiva già il canale lo sa. Perché comunque, a parte il fatto che ho portato Crash 4 qua su MP Stream proprio, ma già molte volte sono espresso
proprio su quanto adori la saga di Crash, gli originali. E poi anche Crash 4 mi è piaciuto molto, almeno da una parte, perché dall'altra lo odio, perché io adoro giocare i Crash e completarli. Ma quando è un gioco di Crash che ti picchia, ti lancia pugni, saette, e ti sberleffa per volerlo completare, non va bene. Cioè, veramente, a me dispiace perché Toy Sport Bob comunque prima di andare su Call of Duty. Però adesso che è stata con l'acquisizione di Microsoft c'è più speranza. Fammi vedere cos'era. Ah. Oh. Vabbè, rimane l'altro Waddle di nascosto allora. Quindi nuovamente sono cose che ho già visto, però cazzarola. Per un secondo non prendevo anche quello. Però comunque mancava il Waddle. Stavo dicendo che poi in effetti è vero che adesso con l'acquisizione di Microsoft, che deve essere ancora completata, però io non credo che ci saranno grosse possibilità di cambiamenti improvvisi. Per me verrà completata. Poi già Microsoft ha detto che comunque i giochi continueranno ad uscire, vari titoli su console Sony, anche Nintendo hanno fatto riferimento a Call of Duty, il che è tutto dire. Cioè proprio hanno specificato: vorremmo portare Call of Duty anche su console Nintendo. Grazie. Quindi magari vuol dire che riuscite a ridurre la stat del file, renderlo umano, invece di avere 200 GB per un Call of Duty che non ottimizzate manco. Vabbè, però il che vorrebbe dire in effetti ci lavorate come si deve, perché corso al cannone. Perché ok, perfetto. Perché è inutile nasconderlo. Ci sono cose tipo Call of Duty annuali, ma soprattutto problemi con l'ottimizzazione. E chiaramente perché Activision voleva in ogni caso, perfetto, averlo uno all'anno, quindi. Ma si è visto anche in altre cose, che comunque Activision andava, non dico di budget risicato, però di risorse in generale risicate sì. Cioè, per fare un esempio, non per essere non per rosicare, però tipo la trilogia di Crash che arriva su Switch e su Xbox, anche PC, vabbè, quello più accordo. Però ad esempio Spyro che arriva su Switch e su PC un anno dopo rispetto alle versioni PS4 e Xbox One. Crash Team Racing che non arriva mai su, alla grande qua, primo colpo, abbastanza facile rispetto all'altro questo, che arriva su, che non arriva mai su PC, neanche sullo store PC di Activision Blizzard. Oppure lo stesso Crash 4 che è uscito su Switch e PC dopo, l'anno dopo. Sono tutti episodi in cui Activision è stata ristretta di risorse. Nel senso che, anche per Call of Duty comunque, però in generale, 2 di difficoltà, va bene. Nel senso che non dava abbastanza risorse per fare tutto nello stesso momento. Quindi magari concentrarsi su uno e poi fare il resto. Ma anche il fatto ovviamente di Call of Duty che pesa 200 GB. Ok. Dicevo, però anche il fatto che Call of Duty pesa 200 GB, anche quello fa, perché vuol dire che c'è poca cura. L'ho fatto come? Veramente al limite. Ovvero che non si dà il tempo necessario per il titolo, per avere un titolo che possa essere più ottimizzato. Deve uscire subito, deve uscire presto, non c'è il tempo di fare una mazza. Non so se riesco a fare la versione completa, però. Quanto è il tempo da battere? Un minuto, non ce la faccio. E invece sì. Corri Kirby, corri, ce la facciamo. Di un niente. Con tutto che ho sminchiato. 59-54. Comunque sì, tutte queste cose quando le si mettono assieme, ovviamente, poi per non parlare di tutte le risorse dedicate a Call of Duty prima dell'acquisizione di Microsoft, cioè Toast for Bob, meno male che Vicarious Vision si è salvata con lo spostamento a Blizzard, ma anche quello in effetti, la gestione di Blizzard in generale. Tutto questo dà l'idea, fa capire come purtroppo ci fossero grossi problemi in Activision Blizzard.
di risorse, ma anche di sfruttamento degli impiegati. Nell'app c'è tutta un'altra questione di sfruttamento, per non parlare di tutti i vari episodi di sexual harassment orribili. E non ne vorrei parlare in uno stream di Kirby. Ovviamente potremmo anche farlo, però non mi va in effetti. Al momento non mi va, però proprio neanche di cattivo gusto, proprio disgustosi e anche inquietanti. E giustamente ci sono vari outlet tipo Good Device Gaming, che ha deciso di sua spontanea volontà di non coprire più i titoli Activision. In ogni caso. E voi direte, vabbè, in realtà è comunque un sito principalmente Nintendo, quindi, vabbè, però Crash e Spyro. Si spera che l'acquisizione dia una boccata d'aria fresca all'Activision anche da questo punto di vista. Perché, chiaramente... Cioè, perché c'è stata l'acquisizione? Perché Microsoft ha sfruttato il momento buono. Cioè, proprio, diciamolo nel modo più pragmatico possibile. Grazie a tutti gli scandali che sono venuti fuori su Activision, il prezzo, la valutazione di Activision è crollata. Da 150 se sbaglio a 70 miliardi, che è una cifra immensa, però cercate di capire. Quindi diventata occasione che fa l'uomo ladro, o il figlio scaltro, Phil Spencer. Tanto che, se non sbaglio, ci sono state voci che parlavano di come le prime discussioni tra Activision e Microsoft fossero iniziate poco dopo i primi articoli sugli scandali, ma manco un secondo. Poi ovviamente Vanguard non posso dire che non ha venduto, che ha venduto poco, però per gli standard della serie Call of Duty è chiaro che abbia venduto molto di meno rispetto agli standard, per l'appunto. E quindi, cioè, per l'appunto, ricordiamoci che Activision negli ultimi anni è stata estremamente... che cavolo, però, lo singolo colpo? Estremamente Call of Duty dipendente. Quindi se l'unico titolo che può uscire in un anno, l'unico quasi, perché meno male che hanno avuto anche Diablo 3 l'anno scorso, 2 volevo dire. Oddio, un po' Kirby. Un po' Kirby, troppo boccomorfosi, troppo multiple mod. Dicevo, se l'unico titolo che può uscire in un anno, quello principale, l'unico quasi, poi ti fa male, va sotto le aspettative, so cazzi, perché non hai altro che ti copre. E il grosso problema di Activision è quello. Nel corso degli anni ha ridotto drasticamente quello che può coprire. Il bello, sapete qual è? Che io pensavo, ad un certo punto, ma neanche tipo 3 anni fa, pensavo che Activision fosse su una strada migliore di quella di Electronic Arts, perché sembravano starsi differenziando. Era l'epoca di Sekiro, c'erano i remaster di Crash e Spyro, nonostante anche i Lightport. Sembrava esserci un'iniziativa ad espandere, a non essere soltanto Call of Duty, la casa di Call of Duty. Poi, passato il tempo, le cose sono cambiate. Poi purtroppo Crash ha fatto meno delle aspettative. Si può dire, sì, si può dire. Complice anche forse il prezzo troppo alto, ma nel senso che la trilogia 39,99, un secondo, lo devo controllare, ok. La trilogia 39,99, il nuovo titolo della 49 e 59,99. Forse questo è stato necessario per certi versi, perché così il titolo Crash è tornato in auge. Però forse questo anche ha avuto un impatto negativo sull'uscita di Crash 4, perché se uno la vede dal punto di vista proprio stretto, papale, da una parte hai 3 titoli che sono chiaramente remake e non remaster, cioè meri abbellamenti grafici, ma proprio rifatto dal principio, tutti e 3 a 39,99. Dall'altra parte hai invece un titolo solo. E forse anche per questo che Crash 4 ha delle varie strunzate, nel senso che per colmare la avvertita mancanza di valore, per renderlo un titolo da 59,99, avranno pensato quelli di Toys for Bob di per l'appunto andare di difficoltà esagerata, di tanti contenuti, però moltissimi riciclati, tipo livelli invertiti. Sono i livelli del gioco normale, però con varie situazioni e non tutte azzeccate. Oltre al fatto che bisogna rifarli, che c'è tutta la questione. 4 ciambelle, va bene. Ci fosse Homer Simpson qua. E ciambelle.
No! E quindi in buona sostanza è questo. Ma anche il lecca lecca. Oh! Cioè, bonbon, scusate. Invincibilità! Vieni qua. Quanto dura? Ok, buono. Ma quanto dura? Dura fino adesso, immagino. E ah, in effetti proprio fino a quando lo salvi. Magari solamente qui. E comunque sì, purtroppo anche questo ha fatto. Cioè, pensiamo anche al fatto che non si è ancora visto nulla della Wumpa League, che è stata rumoreggiata e tissata cioè, c'erano anche segnali che sarebbe stato in realtà in Crash 4, però non c'è mai stato. Probabilmente perché, nonostante abbiano comunque completato il lavoro sul port di Crash 4 per Switch, PS5, Xbox Series X ed S e PC, non avranno avuto, poi non avranno avuto il budget, o meglio, il permesso di poterlo fare. Considerato anche il fatto che poi Toast for Bob è stata diretta su Call of Duty per completare Call of Duty, perché se no non sarebbe mai uscito in tempo. Veramente comunque l'anno scorso è stato anche l'anno degli FPS grossi che hanno floppato. Cioè, pensate anche a Battlefield, che io mi ricordo ancora i rumor di Tom Henderson che parlava di come Call of Duty fosse in grande difficoltà di sviluppo. E qua non direi che non ci ha preso, anche se non sembra, ma anzi, per quanto detto prima, se tu devi chiamare l'intera forza lavoro della compagnia per un singolo gioco, quasi tutti i team, e allora vuol dire che il problema c'è, perché non puoi rimandarlo. E allora, oh mio Dio, qua Morformadietto. Dai Kirby che ce la fai. Dai che ce la fai. Dai. E quanto ci vuole però? Dai. Quanta fatica. Allora, quindi qua abbiamo che ci indica a destra. Non c'è da distruggere qua? Aspetta. Ah, giusto, aspetta. No? Quindi abbiamo poi che si va a destra, però c'è il panino. Forza, panino! Più avanti. Oppa! Qua, quindi... No! Dimmi che posso tornare indietro. Meno male. Ok. Ma in effetti perché questi cosi comunque... Non tu. Gli altri, gli animali, quando si muovono, fanno il rumore tipo moneta. Ma tu guarda, quello Vibe, non lo voglio uccidere. L'amico sì, ma lui no. E invece sì, purtroppo, mi dispiace. Non stavo vibando, peccato. Quindi panino qua. Ah, vabbè, che si va da questa parte, immagino che ci sia la zona panino. No, un secondo, in effetti. Voglio vedere tutte e tre le vie. Mi mandano in zone diverse o sono la stessa, in effetti? Vediamo. Ah, no, ok. Se salgo, che succede? Torno indietro? No! Scusatemi però, sì, in effetti perché... Sì, rifacciamo un secondo qua, va? Perché è cazzarola, non pensavo che ti bloccasse la via. Facciamo subito. Torniamo subito al punto, va? Vi chiedo scusa, però almeno questo... Almeno, non pensavo che ti bloccasse la via. Ritorniamo là quanto prima. Poi credo averne già parlato comunque in un'altra live, però parlando di... sì, per appunto diceva, il punto era per l'appunto che essendo Activision in difficoltà, chiaramente Microsoft ha visto l'offerta e visto che lei può spendere quelle cifre, le spese.
E si è visto? Cazzarola, se si è visto. 70 miliardi. E grande preoccupazione anche non incomprensibile per Call of Duty su console Sony. E almeno al momento il messaggio è che ci saranno comunque titoli che usciranno su console Sony e Nintendo, tipo Call of Duty, con tanto di vogliamo far uscire Call of Duty anche su console Nintendo. E a meno che non vadano di cloud, anche su Switch Pro, Drake, Batte la pesca, come si chiamerà il nuovo modello, quando uscirà, se uscirà. Ah! Cioè, se uscirà. Abbiamo avuto di recente anche i leak diretti da Nvidia, oddio, diretti. Sono stati leak rubati, purtroppo, da hackeraggio. Sempre più frequente ormai. Tipo, l'abbiamo visto anche, si è visto anche l'altro giorno per la biglietteria di Trenitalia. Di matrice, se non sbaglio, russo-bielorussa. Guarda un po' il caso. Tutta la questione di Anonymous. È un po'... ma... Capcom anche. Se non sbaglio anche Campari. Benvenuto Kiraro83 TV. Benvenuto anche a te. Sì, nel magico mondo di Kirby quest'oggi. E anche per le prossime puntate. Fino a quando non lo finiamo. O meglio, fino a quando non arriviamo alla fine. Sì, perché se non sbaglio, nello stesso periodo in cui Capcom ha subito il leak grosso, forse dagli stessi hacker, anche la Campari avevo letto, perché mi ero anche un pochino informato proprio brevemente su altri casi di hackeraggio selvaggio. Via. Non c'è più. No, c'è ancora, giusto. Tra l'altro anche Microsoft ha subito proprio in questi giorni segnali di hackeraggio, ora che ci penso. Per non parlare di Toei. Toei che ha dovuto rimandare anche vari titoli. O meglio, nel senso che ha dovuto rimandare vari episodi di anime, tra cui One Piece, Digimon, Dragon Ball Dai, proprio per il leak. Oltre che il primo di Dragon Ball Super, che doveva uscire ad aprile, se non sbaglio, è stato rimandato anche quello, a causa del leak. O meglio, a causa dell'hackeraggio. E bisogna ancora vedere. Ah no, quindi non finisce. Poco dopo. E bisogna vedere a questo punto quando è che riescono a ripristinare le cose. Se non sbaglio, episodi di One Piece sono stati rimandati. Ci sono in Iran fino al 4 aprile. Quindi già questo fa capire la portata. Vediamo, non c'è altro. Aspetta, magari si può mirare anche qua. No, non si può mirare anche qua. Credo di aver fatto tutto qua, come prima, quindi andiamo avanti. Poi di nuovo qua. No. No. No, la mia bella pistola, no. E vabbè, andiamo di lama. Dai, Kirby, come prima. Su. Dai, su. Oh, bravo Kirby. È pesante. Cioè, in realtà, scusami, riesci a prendere una delle scale e poi saltare anche, ma per quello fai fatica? E sei un po' incostante, però. Quindi direttamente stavolta, va? Non facciamo cavolate. Perdi qua diretto. E di qua abbiamo per l'appunto lo scrigno giusto. Ah, non scrigno, però è cibo. Quindi avremo anche... Però poveri che vibano. Poveri che stanno tranquilli, li devo disturbare. Ah, scrigno sì. Scrigno sì. Con Waddle Dee. Madonna quanto, però che fame. Mi sta venendo fame. Vorrei mangiare qualche cosina quasi, uno spuntino, un qualcosa, che poi... Che ne sono adesso? Sono le 7. La cena ancora è lontana, quindi... Non lo so, però. E adesso sì che possiamo andare. Adesso sì. E poi mi domando, quando è che si sblocca l'arena? Oh, questo power up è Katamari. Power up è Katamari, subito. Spino. E uno. Che bella la mossa così. Andiamoci, altro qua. No, mi perdi no, però. No, la stessa via. Paro, precisa.
Quindi vuol dire che abbiamo boss? Infatti. Dado Pagos selvaggio, mi dispiace però... No. Oh. Vabbè, no. Ok. Da dietro, mi dispiace. Devo fare più attenzione però. Va bene tutto però. Aspetta. No! Ma che... mi ha preso abbastanza bene però là, Qua, vabbè. Ho perso troppa vita. Arrivederci. Ole. Guarda come pattina. Manco fosse Shadow in Sonic Adventures 2. Sì, vai dei riferimenti a Sonic, va. In un gioco di Kirby. Vai. Facciamo fare tipo... Ok. Sperando che non ci fosse una missione tipo prendili tutti in un colpo solo. Oddio, non sarebbe improbabile, Ok, sì, di qua. Perché magari c'è qualcosina qui. Mi sembra strano che ti dia la possibilità di salire senza che ci sia qualcosa. Aspetta, mi sa che si sale. Allora, qui vedo chiaramente una zona per salire. Ho legata a qualcosa che c'è sopra, quindi da dove si sale? In effetti da dove si sale? Forse da qui? Vediamo. Ma povero. Stava anche dormendo. Ehi! Sì, mai vorrei capire da dove si sale, in effetti. Ghiaccio col ghiaccio? Ghiaccio col ghiaccio. Di là, mi sa. Ah, no, è per aprire qua. Però comunque, Waddle. Vabbè, ok. E che cavolo? No. Prima di andare là a questo punto, voglio capire un secondo. Come si fa a salire di là? Perché vedo una via, mi sa che c'è qualcosa da questa parte. Aspetta, macchina? Ah, no, è una pubblicità della macchina. Di Kirby. Non ci sono altri qua? Mi sembra strano che non ci sia assolutamente nulla. Ma scusate, la chat non si vede. Perché non si vede la chat? Me ne sono accorto... Ah, scusate un attimo, devo fare il cambio di sorgente. Perché non si vede la chat? Scusa Kirby un attimo. Però devo risolvere qua. Chat... ok. E perché non la fai vedere? Ok. Scemo io. Perché solitamente quando salvi una cosa su OBS te la mette in cima. E il fatto che però qua per avere tutte le altre cose devo averle là. No. Giusto, scusate un attimo. Troppo Elden Ring. Però, scherzo a parte. Ah, no, ancora, no? Sfondo Smash. Quanti ne ho? Eccoci qua. Adesso siamo a posto. Troppi sfondi. Dicevo perché in effetti quando si mette su OBS si salva l'immagine per lo sfondo, per l'overlay, te la metti in cima. E purtroppo io l'ho fatto poco prima, non me ne sono ricordate, quindi l'ho lasciata in cima. Per questo vedevo la chat. Adesso a posto. Però per Elden Ring non ho avuto il problema. Credo. No, non ho avuto il problema.
Quindi, boh, perché me ne sono accorto là e qui no. Non si sa. Un attimo che controllo alcune piccole cose. Ok, possiamo tornare su Kirby. Via, tutto a posto. Via. Dicevamo, qua perché non c'è? Qua perché non c'è? Siamo sicuri che non ci sia nulla? E devo andare avanti, a meno che non possa tornare un secondo indietro, ma mi sa di no in effetti. Vediamo. Vediamo, vediamo. Ah, no, non si può tornare indietro. Questa è la zona dove non si può. Mannaggia. Controllavo una cosa sull'altro monitor. Forse avrei dovuto eliminare quella cassa. Forse. Perché lì magari c'era qualcosa. O erano delle missioni. Boh. Mi dispiace, anche tu devi essere frizzato. Perdi qua, giusto? Se non sbaglio le stelle indicano anche il punto del livello, no? Cioè che dovrebbe essere vicino alla fine qua. Credo. Ok. Oh, ma tu guarda di nuovo. Però prima. Anche là. Te. Qua più rapido. Bravo Kirby, bravo, sei diventato più forte. Bravo. Aspetta. Oh, va bene. Mappa incompleta, quindi. Dov'è la... Ah, l'altra parte qua, ok. Su, dai, onegai muscle. Quindi, vediamo. Sì, l'indicazione è là, però comunque poi ci sono anche qui e vabbè, la stessa mappa. Ok, vediamo un secondo. Quindi chiaramente devo andare da una parte e dall'altra. Ci saranno cose particolari da una parte e dall'altra. Facciamo fare un po' di strike. No. Quindi gelati. E poi Ponini. Ah. Ma no. Prenditela. Riusciamo a fare no. Ok, c'è qualcos'altro per caso? Ma... E quindi devo salire, non c'è nient'altro? Siamo sicuri? Non lo so, allora perché mi indichi a questo punto anche... Pensavo che fosse una zona segreta. Forse l'ho presa male. Posso esplorare più volte comunque. Chiaramente. Olè. Ah no, aspetta. Usciamo perché ci sono anche i chiodi. Ah. Oddio Kirby, vai. Vai. Spacchiamo tutto. Vai Kirby, spacca. Vai. Oh mio Dio, è morto. Bella però questa cosa, mi ha ammazzato. Mi ha fatto sorridere. Purtroppo neanche ho fatto qua. Aspetta però, c'è una bella scala. Ecco le altre ciambelle. Ah, almeno questo. No, senza potenziamento no. L'altra ciambella. Ah, 2. E la seconda soltanto. L'altra mi sa che l'ho persa. Vabbè.
Yeah! Ok, mi manca sempre un... vediamo cos'era. Senza perderti. Accidenti. Oh, il tartablocco, che bello. Duke de Zack, che suona veramente bene. Poi, esploratore. È ora di un bel lancio di stelle proiettile. Tieni premuto il pulsante per caricare e mirare, poi rilascia. Gli spari stellari colpiranno l'obiettivo. Caricando, l'esplosione sarà più potente. Ho notato. Benissimo, quindi abbiamo... purtroppo sempre... addirittura qua 7. Che scarsa. Ok. Vabbè, qua chiaramente ho raggiunto ho raggiunto il limite, chiarissimamente. Non è un problema quello. E qui abbiamo il primo boss, che in realtà c'era già nella demo. I Waluigi ti hanno aiutato ad aprire il cancello che ti impediva di proseguire. Accede al livello e sfida il boss che difende il territorio. Un'altra sfida. Ok, facciamo questa, poi una micro pausa, proprio piccola, e poi andiamo verso il boss. 40 secondi come per il pattinaggio sul ghiaccio con gelo e lancia. Vediamo perché se devo mirare. Vediamo. Ok. Vai. Buono. Bene, preso così anche. Tutto insieme, buono. Quanto me ne manca? Non ce la faccio, mi sa. Quant'è? 40, non ce la faccio. Almeno un minuto riusciamo a farlo. Lo rifacciamo, va? 40 secondi, però... Ma in effetti perché? Posso anche andare direttamente così, no? La parte qua. Posso capire qui? Andiamo diretti, no? Ho sbagliato qua. Là dovevo andare invece in effetti con il lancio. Via, 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 via. Qua è inutile. Qua corre, Kirby. Corre, 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 corre. No. Vabbè. No. Ecco, questi qua in effetti questa è difficoltà 2 se non sbaglio, no? Già qui è un pochino almeno per avere il bonus, non tanto per completare. Che balle. Sì. Sperando di non aver perso troppo tempo. Ok, meglio così. Perfetto. Non ce la farò mai. No. Rifacciamo. Voglio riuscire a prendere quella... le 50 monete bonus. Via. Un attimo per le dita. E se riuscissi a fare anche qua, però in effetti... dai. No. Fa niente. Meglio forse.
Ok, 10 secondi. Non ce la farò mai. Di poco però, quindi mi manca... Vediamo, forse... Ah no, è 1! Sì, vabbè, difficoltà sì, è per i 40 secondi in realtà. Mi sa che devo ignorare tutto quanto. Questi tanto sono immobili, quindi... E anche saltare... non so se abbia fatto bene, però. Perché quando salti così, un pochino di momentum se ne va. Ho sbagliato. Un attimo di collasso. Di testardaggine. Bene. Bravo Kirby, costeggia così, bravo, bravo. No, non cadere, non stava andando bene, stava costeggiando perfettamente i nemici. Uno. Bordo, 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 perfetto, senza prendere niente. Bravo Kirby. Continuo. Continuo così. Qua sarà un po' complicato però. Però non è male, bravo. Dai, va bene, continuiamo. Ok, 32. Ce la facciamo con 2 secondi in più. Mannaggia di poco. Vabbè. Mi lascio il bonus per un'altra volta. Sarà una cosa che dovrò fare per conto mio. Mannaggia però 40... i 40 secondi non sono così facili qua, eh. Con tutto che la difficoltà è 1, però i 40 secondi non sono facili. Bene. Allora, prima di addentrarci, di andare dalle parti del boss scimmia, che sarebbe qui, faccio una piccola pausa. Devo fare un attimo il cambio di sorgente. Comunque veramente era da tanto che non lo facevo. Perché sono solitamente abituato a streamare da Switch. Però ho visto Elden Ring. E in realtà vabbè anche Deltarune. Però Elden Ring è chiaramente la serie più grossa che sto facendo da PC. Avendo adesso il PC anche che me lo concede. Quindi in ogni caso l'abitudine che torna. Devo controllare un secondo una cosa però. Ok, quindi Elden Ring ce l'avevo a posto. Sì, era per essere sicuro. Comunque sia, faccio una piccola pausa. Torno massimo 5 minuti. Massimo 5 minuti. Perché c'è, come dire, il bagno che mi chiama. O come lo chiamano certe persone, l'idle meeting. Tra poco, 5 minuti massimo.
Oh, rieccoci qua. Controlliamo. Ok. Mi chiedo scusa per la pausa, che è stata un po' più lunga rispetto a quello che avevo previsto, però l'idle meeting ha richiesto una maggiore attenzione. E visto che mi è venuta fame, crackers. Anche perché comunque la cena dovrebbe essere tipo tra un'ora e mezza massimo, quindi non voglio esagerare comunque. Olè. Facciamo un cambio. Posso riuscire a sconfiggere il boss? No, comunque non avrei altro tasto. Volevo provare magari a sconfiggere il boss con una mano sola. Però no. Più che altro perché da una parte c'è lo stick per muoversi. Quindi lo sconfiggo senza muovermi? Oddio, con la difesa forse... Ah, quindi abbiamo delle cose da fare in questo livello. Perché mi ricordo che nella demo c'era soltanto effettivamente la parte iniziale e poi il boss. Quindi invece facciamo con calma qua. Un minimo di esplorazione serve. Va bene. Buono a sapersi. E ho bisogno di un power up però. Oppure non c'è esplorazione. Vediamo, perché comunque ci sono 4 gabbie. Vediamo. Qua c'è qualcosa? No, non c'è niente. Neanche qui. Ho il sospetto che in effetti non ci sia da esplorare molto, però in effetti. Banana. Ecco una delle cose che vive nella mia testa rent free, come si dice in inglese, ovvero costantemente. Non so se avete mai visto Nyo Yokio. Era quel similanime che è uscito su Netflix anni e anni fa, con protagonista un personaggio interpretato da Jaden Smith, sì, il figlio di Will Smith, scritto se non sbaglio dal tizio dei Weeknd, non vorrei dire una cavolata. Simile anime, veramente in effetti anime, con collaborazione occidentale. Ed era una cagata clamorosa di questo personaggio che sarebbe un cacciatore, vabbè, che lavora per la zia, come per l'appunto cacciatore di tagli, diciamo. E però è anche altolocato, quindi comunque ci sono tutte delle cose per quanto che riguardano l'alta sfera di quel mondo, che è tutto ridicolo, una cosa assurda. Vediamo, riusciamo a fare la... Volevo vedere un secondo, riusciamo a fare la schivata? Sì, però devo farla in avanti. Ok, va bene, sì, è facile. Schivata in avanti. Va bene. C'è abbastanza tempo per fare la schivata comunque. Adesso che la faccio, adesso che ci sto prendendo mano, il tempo è bello largo. Ah, ecco cosa sono. Ah, ok. Quindi tra le gambe, con le mani, ciao. E gli altri quali sono? Quindi abbiamo anche gli obiettivi per i boss. Le achievements vere e proprie. Forse devo riflettere questo. No. Non ho più poteri. Vabbè, che tanto comunque me li dà. Poi magari questo alle spalle. Al culo. No, non va. Non viene considerato come cosa speciale il fatto di prenderlo per i fondelli letteralmente. No. E che balle. Troppo rapido. Ecco qua. No.
Magari di faccia. Tanto difendiamo. Mi sa che l'ho ingoiato, vero? Ah, cavolo però. Pensavo che di non subire colpi, invece sì. Vabbè, perfetto. Con più patemi del previsto, perché non pensavo comunque che subisse colpi. Non ho visto in effetti la barra. Con certi potenziamenti mi sa che si può fare in effetti comunque con una mano sola. Non ti muovi. E poi attacca. Mhm. Mhm. Ah. Ok, questa parte ho capito comunque. Per fare gli altri bisogna in effetti di farlo, perché ho il sospetto che si debba fare con le varie abilità. Quindi tipo una volta con la spada, una volta col ghiaccio e l'altra con la pistola. Era la pistola l'altra? Vabbè. Mhm. E vai all'altro mondo. Anzi no, prima dei Waddle Dee. Il gacha. Mhm. Poi abbiamo anche questo. Ah, per le abilità potenziate. Mhm. E ci andiamo subito. Mm? L'ha notato. Sì, 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 un attimo, un attimo. Sì. Ha bisogno di vita però, in effetti. Purtroppo Kirby non si può rifocillare come sto facendo io di Crackers. No, giusto. Ah, posso andare in qualsiasi momento qua, no? Ecco, appunto. Mi sento molto Sakurai in questo momento, che sto giocando con una singola mano su un controller. Non so se avete mai visto nelle varie presentazioni di Kata Smash, dove lui si gioca letteralmente da solo per mostrare i vari personaggi. Sempre semplici ma buoni questi Crackers. Quindi da una parte ha due pro controller, quindi con una mano su una e una mano sull'altra. Ed è anche così che ti ha fatto venire il tunnel carpale. Ahimè. Perché l'imbecille il nemico lo fa soltanto per le presentazioni? No, lui testa i personaggi così, da solo. Vabbè, si parla dell'uomo comunque, che mi ricordo ancora, questa è un'altra cosa che vive nella mia testa per sempre. Ah, comunque poi torniamo al discorso iniziale. Che lui fa in contemporanea, che sta sulla cicletta, da una parte ha uno schermo per vedere a velocità 1.5 le varie cose, dall'altro uno schermo per giocare. Quando inizio a collezionare figurine è dura smettere. Sì, un attimo, è il film. Manco li parlo. Benvenuto nell'armeria di Waddle Dee. Mi occupo di ogni abilità. Sono la mia specialità. Ma bravo, anche la rima. Le varie abilità che trovi in giro saranno disponibili qui. Quando te ne serve una in particolare, puoi passare di qui. Cos'è? Fa rime sempre? Rime inutili? Ah, vuoi sapere un'altra cosa? Posso aiutarti nell'evoluzione di queste abilità per renderle molto più potenti. Niente rima qui, eh? Questo progetto contiene delle tecniche incredibili. Possiamo usarlo per far evolvere l'abilità. Quale però? E l'armaiolo va e ti dà le potenziamenti.
Sperimentiamo subito l'evoluzione. Preparo gli attrezzi. Scusa per l'attesa. Ora l'abilità Lama può evolvere in Lama Chakram. E ancora. Scusa per l'attesa. Ora l'abilità Fuoco può evolvere in Fuoco di Vulcano. Ah. Fuoco di Vulcano, vediamo quanto serve. Per far evolvere questa abilità servono delle monete stella e delle pietre rare. Vabbè, tranquilli. Puoi trovare le pietre rare sulle vie del tesoro nascoste un po' ovunque nella mappa del mondo. Esplorale ogni tanto. Io ho già fatto. Per stavolta ho già preparato tutto prima. Devi solo premere fai evolvere e l'evoluzione avrà inizio. Beh, inutile in effetti, perché vabbè tanto... Però ok, fammi vedere un secondo. Ok. Oh, hi! Creiamo altre armi di distruzione di massa, dai! Oh, hi! Perché è così dettagliato il cappello di pelle? L'abilità fuoco si è evoluta in fuoco di vulcano! Fatto! Facile, vero? L'abilità fuoco si è evoluta in fuoco di vulcano. Se trovi altri progetti, portameli. Li userò per far evolvere ancora di più le tue abilità. Posso questa, no? La posso far evolvere? Meno male. Subito. Salta. L'abilità Lama si è evoluta in Lama Chakram. Fuoco di vulcano. Subito. Quale altre? Qua che c'è? Ah! Così! Ma no! È il sandbag di Kirby e la terra e la città perduta, no! Ma povero! Madonna, è bella però. Lo scatto così è bello. Povero, veramente. Non sorride neanche come Sandbag. Oh, non è che poi rompe le balle dopo, tipo che magari si risveglia e dice: ah, oh, ma avete rotto perché? Sarò anche pupazzo, però anche io un'anima. Tra l'altro, vedere il fuoco che continua così è un po' impressionante. Olè. Via, è andato. Ah, vabbè, soltanto per testare. Pensavo che fosse tipo... Non è che poi magari diventa maledetto dopo, no? No, perché, ripeto, avendo visto queste recensioni, comunque... Eccola quella pistola. Avendo visto in passato, comunque, recensioni di Antidote, comunque qualche video su Kirby, vabbè, anche Star Allies, diciamo che non sarebbe la novità. Quando hai voglia di avventure, salta sulla stella Warp e viaggia verso una nuova area. Sì, per un secondo. Dov'è il Waddle Dee istruito, erudito? Dov'è? Dov'è? Non c'è, non lo trovo. Poi più tardi facciamo il gacha, va? O più tardi o domani, perché comunque adesso continuiamo. Perché non so in effetti se continuare... Allora, per continuare anche dopo cena, che magari faccio un'altra pausa per la cena, oppure poi... Perché in ogni caso domani pomeriggio altra live su Kirby. Hai sconfitto il boss e ora hai accesso a una nuova area. Spiaggia abbandonata. E beh, prima perduta, poi abbandonata. Il mare è una meraviglia oggi. Dovremmo approfittarne e farci una bella nuotata. Più tardi. Cioè, il contrasto tra Kirby che è sorridente, felice, pacioccoso, e il cappello di magma in testa è da Kirby. Dicevo, non sarebbe sorprendente vedere cose
all'apparenza faccio cose che si trasformano in incubi. Anzi, lo stesso Elfelim, visti i trascorsi, non è impossibile che diventi qualcos'altro, purtroppo. Oh, tra l'altro, in effetti ho scelto il momento giusto per avere questa abilità. Il livello d'acqua. Tra l'altro, vabbè, ma chi lui se ne frega? No. Che bello sguardo che hai. Mi ricordi un po', aspetta, come si chiama il gioco mobile? Aspetta. Kate, come si chiamava? Ha avuto anche una versione per 3DS, se non sbaglio. Come che si chiamava? Era quello del mostriciattolo per tagliare le varie... No, non Ninja Fruit, l'altro. Come che si chiamava? Mi viene il nome. Dove c'era questo mostriciattolo? Oh, Noci Tok Tok, chi è? Non mi ricordo. Comunque, torniamo al punto iniziale che stavo facendo prima. Mi sono perso nei meandri delle digressioni. Ovvero delle cose che mi rimangono in testa. Stavo facendo riferimento a Neo Yokio, serie anime con Jane Smith, scritta dal tizio The Weeknd, se non sbaglio, che era una trashata clamorosa, perché era per l'appunto questo cacciatore di taglie che andava in giro per conto della zia. Ole. E quindi parlava appunto di queste taglie, degli esseri soprannaturali, visto che lui aveva anche poteri soprannaturali. Ma guarda un po', non questo. Prima vediamo qua, perché vorrei evitare di farvi andare avanti e poi non poter tornare indietro. Buono questo. Poi c'erano anche altre cose tipo avventure amorose, di cui una cacalaca. Poi comunque il rapporto con il suo nemico, con i suoi amici, comunque tutta una questione comunque di alto rango, in una maniera così stupida e ridicola. Poi aveva anche il suo maggiordomo robot Charles, e anche lì ci sarebbe da parlare. Era questo l'episodio nel quale andava a visitare, tra l'altro, quindi che forse voleva essere in effetti della satira sulla scena dei ricchi, però fatta in maniera così strana, delle scene assurde, tipo che ne so, in una delle la prima puntata, se non sbaglio, deve salvare una ragazza da una possessione o un qualcosa del genere, e la casa è sott'acqua. Già qua, la casa è sott'acqua perché è il futuro si fa tutto quello che si vuole. C'è un punto in cui entra dell'acqua perché rompe una finestra, non mi ricordo per quale motivo, però comunque c'è un problema di acqua. Ecco, la porta viene lasciata aperta della camera. Perfetto, siamo già due. Quello che succede è che nonostante la porta rimanga aperta e anche la finestra a cui entra l'acqua, dopo un po' l'acqua smette. Beh, questi sono sott'acqua. Non ci sono altre barriere che si sono mostrate per far sì che l'acqua smettesse di entrare. Ad un certo punto l'acqua smette di entrare, si libera tutto quanto, dovrebbe continuare a entrare. Cioè queste cose qui che mi fanno pensare, no vabbè, ma l'acqua è cortese, cioè c'è la scena da cambiare, quindi giustamente smette di entrare. No, ma per cortesia si blocca per conto suo. Cioè queste carognate proprio di ma neanche di trama, di logica, che sono meravigliose. È un trasciume che ti godi, tipo l'Aus Gregoriana. Il continuo, incessante culto di Toblerone, che arriva ad un punto massimo in una delle puntate che mi ammazza sempre. Non me lo scorderò mai, cioè veramente si arriva ad un punto di apice. Che poi c'è stata veramente anche la cross promozione e promozione incrociata col Toblerone. Non era una citazione tanto per... No. Proprio con tanto di marchio. Gente che andava in giro con questo Toblerone del cavolo, come se fosse un oggetto di culto della New York. Bene, perché mi sa che era comunque New York. Roba tipo New York tipo. Vabbè, in questa puntata comunque, che è una puntata molto folle per tante ragioni. Tra l'altro tipo un personaggio cambia sesso a mo' di Ranma, tra l'altro, perché va nella piscina e per quale motivo diventa donna. Con discorsi che temevo potesse affrontare in modo molto peggiore, però diciamo poteva andare veramente in maniera drammatica vedendo il resto della serie, per certi discorsi, vedendo anche come si sviluppano certe cose in quella puntata. Vabbè, questo è proprio bonker, proprio un attimo. Una delle cose principali è che è sparito un altro parente di... non mi ricordo più purtroppo il nome del personaggio, del protagonista. Comunque una parte di famiglia. Tra l'altro la battuta, se non sbaglio, è che sono in una zona
ricca attualmente americana, ma nel mondo di Neo Yokio sono in realtà tutti poveri, sono o poveri o tutti coni. Credo che sia quello il gioco, la battuta della zona. Quello che succede è che quando viene ritrovato, e non vi dico neanche come, c'è un altro colpo di... Quella puntata colpi di scena ovunque, proprio a caso. Cioè, dai un calcio a terreno e spunta un colpo di scena. Ecco, in quella puntata poi il tizio là, quando rivede il nipote che l'aveva dato per perso, stava facendo i magheggi, gli dice: tu sei un... You're a fool, you banana! Ecco, guarda qua. Ecco, you banana, quell'insulto così, mai visto in nessun'altra parte, mi è rimasto in testa. E quindi lo utilizzo magari in chat di Discord con amici anglofoni. Mi sa che nessuno lo capisce però, perché Neo Yoko purtroppo, come le cose belle, come molte delle cose belle, sono appannaggio di pochi. Ma scherzo a parte, comunque c'è stato anche lo special di Natale che devo ancora vedere. Olè? No, vabbè, però era comunque una missione da fare. Dove sono le altre noci? Quindi purtroppo se ne è parlato, però mi sa che adesso non se ne parla più e dubito che ci sarà un'altra stagione di Neo Yokio. Però quella cosa mi è rimasta. Però cavolo, quanto rivedere ancora una volta Jaden Smith, cioè, ripetiamo, il figlio di Will Smith coinvolto in sta storia. Peccato. E quindi per l'appunto cose che rimangono in testa in maniera completamente casuale, francamente, ma che rimangono comunque in testa. Tipo, altro esempio. La mia testa è molto vuota, se mi rimangono tante cose. La puntata di Digimon prima stagione, quando Agumon viene fatto digivolvere per forza, che Tai lo riempie di cibo costantemente, lo forza, stavano combattendo contro, mi sbaglio, se non sbaglio si chiamava Edmond, il Digimon scimmia d'argento, scimmia metallaro, roba di questo tipo. Ecco, Agumon purtroppo, dopo essersi rimpinzito per forzarlo, perché deve essere forzato a super digivolvere. Che c'è qua? Niente? Ok, non c'è niente. Invece di super digivolvere in Metal Greymon, super digivolve in Skull Greymon. E meno male che Tai poi lo capisce comunque che è quella sbagliata. E questa cosa comunque proprio mi viene sempre in mente come esempi di cose che vengono forzate. Cioè, veramente, non so il perché, ma mi rimane. Vieni qua intanto tu. Che c'è? Un'altra noce? No, però... Ok, buono, buono, buono tutto quanto. Vediamo, c'è qualcosa di qua? No. Qui, aspetta però, perché c'è qua? Ah, se non sbaglio qui ci dovrebbe essere tipo un vano. Ecco qui, il pulsante, sì, il tronco, perché poi c'è la zona, giusto? Se l'ha visto anche in trailer, giusto, eccola qui. Ma è per andare avanti oppure... purtroppo c'è sempre il dubbio, perché in effetti, se devo dire un difetto fino ad ora, è il fatto che ci sono zone dalle quali non puoi tornare indietro, e quindi devi farti il livello. Un toto. Ecco questo fatto, buono. Però mi sa che in effetti è più avanti la zona per andare... per proseguire nel livello. Ma in aria così. Buono. Non mi ricordo comunque il nome di dove... da dove... del gioco mobile dove si tagliano le cose che... in minimo mi ricordo il coso verde qua. Forse perché verde ha gli occhi così. Però comunque visto che... torniamo indietro, perché mi sa che qua si va poi avanti nel resto del livello. Quanto è tenero comunque Kirby con il salvagente. Però nuota, eh. Dimmi che posso tornare indietro. Dimmi che posso tornare indietro. Ok, meno male, immaginavo. Come immaginavo? Meno male. Oh. Oh, la gabbia. Ah, pure a tempo, eh. No! Vabbè, ho già perso. Torniamo indietro, va? Musica anche drammatica per certi versi. Ok, rifacciamo.
Posso... devo... mi sa che devo uscire e rientrare. Un po' come per i bersagli prima. Sì. Perché prima non ho mirato proprio comunque? Via, 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 via. Vabbè, è facile. Se becchi la piattaforma è facile. Olè! È sempre Kirby con... Bella la musica comunque. Beh, i Kirby comunque hanno di loro una colonna sonora spesso molto buona se non eccellente. Se un giorno vorrò giocare a Planet Robobot, quello che ho visto lo apprezzerei veramente tanto. Anche soltanto per le scene che fanno molto Gurren Lagann. Vai. No. Oh, Mouthful Modo. Questo invece è per quello che ti dà i colpi d'aria. Esatto, madonna. Chiamiamola anche tavoletta del cielo. E purtroppo cioè, vabbè, è una O. Purtroppo però la O può anche essere forse più ovale. Può essere un po' anche la tavoletta del cesso. E prima il... Oh, perfetto. E prima il profilattico. E poi il tavoletta del cesso. E va bene, Kirby. Va bene. È un po' così che va oggi. Ma non soltanto oggi. Mhm. Come distruggi tu, Kirby non distrugge nessuno. Andiamo qua che sblocca questo. Mhm. Barca. Ah, think... Ah, sì. Sì. Oh, inventiva comunque. Inventiva sì. No! Ma ha colpito la barca, non Kirby. Cosa fai? No, aspetta. Beh, ti vedo. No! Riusciamo ad approfittare? Sì. Aspetta un attimo. Ah, no, Ah, giusto. Tanti soldi, poi anche questo. Ah, ma giusto, in effetti, come gioisce Kirby tavoletta del cesso? Non mi aspettavo niente di diverso. Barca. Mhm. Kirby, sii cortese, non rivolgere il sedere al pubblico. Mhm. Un'altra! E siamo a 3. Perfetto, altra missione fatta. Oh. Dai, che magari facciamo tutte quante. Tra l'altro il livello si completa qua. E me ne manca una, però. Quale mi manca? Cos'è che mi manca? Giustamente, poi la scopro poi. E le altre però le ho fatte tutte. Vediamo. Ah, io. Vabbè, va. Ah, aspetta, giusto, scusate. In effetti, andiamo di con secondo. Oh, ehi. Che sono quei cosi là? Vediamo qua che c'è. Ah, ma è proprio la via. Ah, vabbè, si può andare sia da una parte che dall'altra. Ok. Vabbè, lo scopriamo poi. Però il resto l'ho fatto. Ole. Col cappellino così Kirby.
Ok, vediamo qual era la missione nascosta che non sono riuscito a fare. L'insegna sul... Aspetta. Ah, mi serve quindi, mi serviva quindi per l'appunto proprio quello. Ah, ok. Bestia forzuta, Gorimondo. Per Gorimondo il centro commerciale è il suo territorio. Fa parte del consiglio esecutivo delle bestie che gli ha affidato l'incarico di catturare i Waddle e procurare cibo per tutti. Ma ha un debole per la frutta e quella finisce solo nella sua pancia. Per questo viene spesso sgridato. Beh, in effetti banane, ma non lamponi. E che cavolo che ne mancava uno, sì, giusto. La missione particolare. Vediamo un po' anche qua il varco. Se ne apre anche un altro. E sì, ovviamente. Proviamo, beh. Tanto il martello ce l'ho comunque. Ah, hi. Aspetta, quant'è il tempo? 45. Ok. Non sembra difficile. Vabbè, ovviamente. Però dico anche nel senso di raggiungere l'obiettivo dei 45 secondi. Speriamo di non aver perso troppo tempo qua. Ah, io. Ok, via subito. 45. No, per poco, accidenti. Qua un piccolo aggiustamento lo faccio 45 secondi, vai. Ok, qua. Sperando di aver perso troppo tempo prima. Subito. Via subito. Così, bravo. Ok, vediamo quanto mi manca. No. Dovrebbe andare. Ah. Di poco. Accidenti. Devo essere precisissimo, mi sa. Ecco, appunto. La precisione, dicevamo, no? Esatto. Vedi qua. Ok, va benissimo così. Meno male. Non lo so, perché non so che... Ah, no, così no. Sì, almeno questi me li voglio fare, voglio provare almeno alcune volte a fare in maniera perfetta, almeno questo. Qua. Comunque il fatto di dover rifare i livelli, perché ci sono cose che non puoi fare, e i boss soprattutto, mi ricordo un po' una delle simulazioni peggiori di 3D World, ovvero quella per avere tutte le corone, quello per fare tutti i livelli con tutti i personaggi. Che magari uno lo può fare. Allora, meno male che c'è il gioco anche online nella versione Switch. E là puoi ovviare perché giochi con altri, giochi in 4 e il livello viene completato, considerato completato con tutte e 4 in una volta sola. Però se sei da solo e vuoi veramente ci tieni veramente così tanto alle stelline, non devi aver completato il gioco, ma hai fatto anche quello. E allora sono... Per non parlare poi del fatto che devi fare anche il livello finale in quel modo, con tutti quanti. Il livello finale del World. Una sfida di un certo tipo. Tra l'altro mi ricordo purtroppo ancora di come mi abbia proprio sfinito quella sfida. Dai.
Per un secondo, allora, stavo per rischiare per un cavolo di gradino. A posto, 45 secondi. Queste sfide non sono male. Mi ricordano un pochino da Crash 4 ed è una delle cose che ho apprezzato di più. Vabbè, ovviamente non è sullo stesso livello, ma neanche lontanamente. Però, almeno il concetto mi ricorda che poi in effetti c'era già l'esempio, se non sbaglio, anche in Return to Dreamland con le sfide. Hai fretta di tornare in città, basta premere B. Basta premere B sulla mappa del mondo. No, non voglio tornare in città. Di qua, sì. Comunque mi sa che è meglio che faccia un'altra voce per lui perché è un po' difficile da leggere. Vabbè, ci provo ancora. Via. Un po' d'acqua. Oh. Dicevo, quelle sfide là mi ricordano, almeno idealmente, i livelli di Crash 2D, in prospettiva 2D con tutte le casse. Devo andare di là, mi sa, no? Ah, beh, tanto si può notare. Kirby ha anche fatto l'animazione per nuota per tuffarsi, che tenero. Ok. Palla. Palla. No, 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 no. Ah, io. Vai via. Vediamo che altro c'è qua. Questa invece è una zona comunque... in altre parti di vari livelli erano un pochino più guidate. Questo invece è un po' di meno, perché almeno hai più spazio per muoverti. Un po' di varietà ci stai. Ok. Aio. Madonna, con il fuoco dietro, tra l'altro. Sapete cosa sembrava? Tipo, veramente... Cool Man, Don't Look at Explosions. Quel momento in cui i protagonisti di un film d'azione, spesso di qualità infima, rivolgono lo sguardo verso la telecamera con l'esplosione alle spalle. Sembrava un momento... Per un attimo è sembrato così. Poi magari soltanto a me, non ad altri. Olè. Ok. No. Dai. Perfetto. Tutte e 5 però un attimo, perché... Che apre... Oh. Beh, sì, ci andiamo appena possiamo. Prima questo, però. Vediamo. Perché magari c'è qualcosa qui. Ah, vabbè, la zona di dietro, senza nient'altro. Comunque questa che cosa? Aspetta, questa è... Ah, calcestruzzo, quindi... Vabbè, sembra in effetti un po' raffineria. Un po'... Oh, no! Oh! Mi ero un attimino distratto. Riusciamo ad andare? Sì. Serve un pochino di vita. Però intanto apriamo. Ole. Noce, quindi c'è qualcosa di bisogna rompere la noce. Ah, posso non male. No. Sì, comunque dicevo, fa un po' raffineria. Isole calcestruzzo, però fanno un po' raffineria. Ah, no. Perché anche tu? No. Vabbè, danno fatto, però a che costo? Ah, e quest'altro nuovo, via. Questo l'ho visto e mi è sempre sembrato interessante. Non puoi guidare? Però no, vabbè, comunque... Ah no, mi sa che ci sono i percorsi apposta. Quindi per di qua, vediamo. Sì, va bene. Ecco i percorsi apposta, sì. Ah, devi tenere premuto, mi sa, vediamo. Sì, tenere premuto. Sì.
E se vado per di qua invece? Un bel tocchettino così. Sì, però Gabbiano non te ne andare con 3 fps. Vabbè, rondine, scusa, non Gabbiano, rondine. Dov'è? Dov'è? Ah, a posto. Aio. Fai attenzione anche tu. Poi per quanto riguarda cose strane comunque, visto che ho parlato prima di come il mio primo gioco per console PlayStation sia stato Porsche Challenge, vabbè, ovviamente il primo gioco per console Nintendo, ho detto prima, Super Mario Bros. È Duck Hunt. O meglio, quelli di cui ricordo per esperienza, perché mi sa che per quanto riguarda invece il primo che ho giocato, Super Nintendo, Super Mario World. E questa è una storia forse molto banale, ma ci sta. Però un'altra cosa è che... No... Ok, meno male. Dicevo, l'altra cosa che mi ricordo è che c'è un caso strano per il mio primo gioco per GameCube. Perché sì, prima ho preso il GameCube rispetto alla PlayStation 2. Non chiedetemi il perché, il per come. Anzi, forse me lo ricordo il perché, il per come. Però è un po'... non è dei migliori. No, non è quello, mi sa. Perché stavo pensando che fosse per Sonic Adventure 2. Però no, non era per quello. Perché ho preso il GameCube io? Aspetta, non mi ricordo. Perché il mio vicino, che era mio caro amico all'epoca, e adesso semmai ci sentiamo molto poco, in realtà è Ivanir, che è stato anche nella chat qualche volta, anche di recente. All'epoca viveva proprio accanto a casa mia, quindi ci vedevamo spesso, andavamo... ci vedevamo a casa sua, a casa mia, praticamente ogni giorno. Alcune volte giocavamo ai videogiochi, altre volte vedevamo anche Pokémon. Sì. Ok, giustamente, sfruttiamo questo. Mi ricordo che lui all'epoca prese prima il GameCube piuttosto che la PS2. Non so il perché. Non so il perché. Forse... no, non mi ricordo proprio il perché comunque. Però in ogni caso, il primo gioco che ho avuto con il GameCube è stato... oh, eccolo qua, tra l'altro questo era uno dei trailer. Era niente proprio di meno che un stracazzo di Wave Race Blue Storm. Eia. Spelli. Buono. Sì, che tra l'altro mi piacque anche. Non ci gioco da anni. Non gioco a Blue Storm da secoli. Tra l'altro a tema, visto dove siamo, che è tutta acqua qui. E trivelle. Sembra un po' il futuro. Molto immediato per la crisi energetica. Purtroppo purtroppo per... comunque, tornando a noi. Non ci gioco da secoli, ma neanche con... no, vabbè, non ci gioco veramente da millenni. Però sì, quello è stato il mio primo gioco per GameCube. Smash è arrivato dopo... non credo... allora, mi devo ricordare in effetti quando è che ho preso il GameCube, perché mi sa non troppo dopo il lancio comunque, forse. Perché Wave Race è uscito... mi sa che era un titolo di lancio comunque Wave Race... Tra l'altro non so se ricordate che c'erano dei o comunque sia che Tanabe, il producer di Nintendo, sta parlando di varie IP, fece anche una menzione di Wave Race, e quindi molti a pensare ma magari allora torna anche Wave Race. Oh, a questo punto torna Advance Wars anche se un attimo rallentato il ritorno a causa della guerra. Torna c'è nuovo WarioWare, torna Metroid 2D. Nuovo episodio dopo, sto vedendo giusto per capire se c'è qualcos'altro. Dopo... non un'altra volta. Dopo il remake del 2. Torna Famicom Detective Club. Le possibilità non sono nulla a questo punto, anche per un ritorno di Wave Race. Bisogna vedere chi lo fa, però. Io vorrei anche in effetti Pilot Wings. Tanto noi stiamo andando di discorso in discorso. Io vorrei anche in effetti Pilot Wings, perché il resort l'ho apprezzato molto. Lo so, non è il Pilot Wings come quello per Super Nintendo, quello per Nintendo 64. Però l'ho comunque apprezzato un bel po'. Sarà stata anche la WoW Island.
che un po' mi manca per certi versi. Vorrei tornare ad esplorarlo in un altro gioco, che sia... ma magari i DLC di Mario Kart, visto che prendono anche da Wii e da 3DS, soprattutto 3DS, sì, giusto. Magari c'è anche la pista di WoW Island. Non so se ci sia anche in tour quella, perché molti dei contenuti, anche quelli dei giochi che non sono tour, vengono presi dalla versione di tour, se non ricordo male. O comunque c'è una condivisione delle piste retro presenti in tour e quelle presenti nei nuovi DLC di Mario Kart 8 Deluxe. E poi comunque il concetto, anche soltanto di avere i DLC di Mario Kart 8 Deluxe a 5 anni dall'uscita, che poi tecnicamente sono 8 anni dall'uscita originale. Siamo in un'altra epoca. Siamo chiaramente in un'altra epoca dei videogiochi in questo momento, dove non è impossibile neanche avere supporto post lancio per titoli anziani, veramente tanto. Dove c'è il denaro, c'è la volontà. Per certi versi. Tra l'altro, se non sbaglio, ho letto anche di come, in effetti, il booster pack di Mario Kart 8 Deluxe sia tra... Ah, ok, meno male. Ma anche indietro perché mi sa che qua c'è qualcosa... Oh! Non capisci un tubo, però tu lo sai. Morfotubo, tra l'altro, scusa, con che faccia lo fai? Via! Si è spiaccicato! Aspetta. Tutto ok, Kirby? Kirby? Madonna, povero tubo, proprio letteralmente una sottiletta l'hai fatto, Kirby, veramente. Ah, aspetta, c'è un altro prima. Ah, buono che li indica anche comunque in ordine. Buono, buono. Quindi quale dove sta quello prima? Dov'è? Dov'è? Non mi direte che l'ho perso. Comunque buono, non pensavo. Mi ricordo ad esempio cosa in Sonic Colors, qual è uno dei Sonic recenti che ha per l'appunto le monete rosse. Eccola, e mi sa che non posso comunque tornare indietro. Mi sa che era... Non posso, non dai. Da rifare, vabbè, tanto li devo rifare comunque tutti. Mi sa che, se non sbaglio, in Colors, poi è stato corretto in Generations, le monete rosse non ti indicavano la... No, mi sa in realtà che le indicava. Dov'è che non le indicava però? Ma mi ricordo una cosa del genere. Forse in Unleashed... No, Unleashed non aveva le monete rosse, no? Che mi sto ricordando? Aspetta, forse qualcosa qui sotto? No, giustamente no. Però mi ricordo sì che c'era il problema di alcuni collezionabili in un Sonic recente che non ti indicava l'ordine, e quindi ovviamente quello rendeva il backtracking brutto, cioè comunque, o meglio, lungo in modo inutile. Vediamo qua. E le rondini di mare però non le ho più trovate. Non posso scendere qua, no? Vabbè, andiamo avanti. Tanto mi sa che questa sera, quando comunque se quando finisco la live, poi un po' off screen me li completo sti livelli qua, va? Cioè, ho fatto la cosa di sotterrare non la terza, che sarebbe raggiungere l'isola del tesoro. Dove? Grazie per averlo detto. Dove? Comunque fino ad ora titolo molto molto gradevole. Facile, e vabbè, anche a modalità esperta, però molto molto gradevole. Si vede che c'è cura, si vede. Ma è anche ingegnosità per tutte le varie trovate e come si riflettono sul level design. E comunque sì, cura in generale. Ascesa alla cima di cemento. O comunque noto un messaggio ambientalista in questa zona. E vai con l'altro varco. Quanto di tempo in effetti qua per la versione totale? 1 minuto e 10? Aspetta. No, aspetta, com'è che si fa qua? Vorrei capire un secondo il criterio, la ratio. Ah, aspetta.
Ma devo fare tutte e 4. Un attimo. Ah, ho capito. Non stavo vedendo in effetti le istruzioni a schermo, ma scemo io. Questo invece è interessante come cosa. E non l'avevo ancora provata, giusto? Quindi accerchiare. Figo, figo, figo. La mossa è figa. La mossa è figa. Via. Adesso. No, troppo grande. Va bene. Ok, aspetta, quanto? Minuto e 10? Ce la facciamo ancora? Dubito però. Subito. Vai, 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 ti prego, dimmi che... no. Ho perso troppo tempo prima. Ah, cavolo, sì, giustamente, giustamente. Continuo solo per vedere in effetti come si fa. Ah, troppo. Adesso però sì. Aio. Ok. Mio Dio, per farlo in 1 minuto e 10 deve essere effettivamente perfetto. Sì, continuo, e vedo. Studio. Perché non l'ha preso? Cut the Rope, mi sono ricordato il nome. Cut the Rope, ecco, così si chiama il gioco mobile con il tizio lì. 2 minuti. Era un rettile che sembrava in effetti che mi veniva ricordato per l'appunto al tizio là. È uno. Ah. Ok. Così va bene. Giusto. Sfruttiamo quando vanno al centro tutti quanti. Per quanto possibile. Ok, 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 ok. Meno male. Sì, perché sfrutta comunque la scia. Ok, va bene, dai, 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 dai. Subito. No, non ce la faccio di poco. No, ce la faccio! Eia! Ale! Mamma mia, di poco, proprio poco. Ok, era per controllare, scusate. Se avete sentito un subito, era per controllare. Ok, fatto anche questo. Quindi qua, questa non l'ho fatta ancora. Tesoro spada, facciamo subito, va? 1 minuto qua di tempo. Taglio netto. Aspetta, quanto è 1 minuto ha detto, no? Ok. Aio.
Ah, io però... Vabbè, l'ho sconfitto essenzialmente dandogli una testata, però. Ok. Ah, ok. Oh. Ah, ce la facciamo o non ce la facciamo? Mi sa che è un po' complicato, però. Questo è l'ultimo, Di nuovo tu! Mm. Vediamo, 1 minuto e 10. Quant'è che impiego così? Vediamo, vabbè. 1 minuto e 12. C'è molto da tagliare. Giustamente. Sì, vabbè, se iniziamo così però non si va da nessuna parte. Tra l'altro ho il GameCube e anche la console che mi ha su Nintendo per certi versi. Tutto grazie a Smash Bros. Molto semplicemente, cioè vabbè, perché avevo già console Nintendo, però all'epoca comunque non è che fossi Nintendaro, anzi. Quando ho provato la PS2 ad esempio, mi sono dedicato molto a titoli come gli NBA Live o quelli di SmackDown vs Raw, i vari titoli di wrestling. Sì, all'epoca vedevo tanto wrestling, quindi volevo i titoli, poi tanto mi ricordo anche... ah, buono questo! Le volte in cui purtroppo i miei pollici a furia di premere i pulsanti per le varie mosse di sottomissione, ma anche i miei amici, mi ricordo, avevo le pieghe. Passavano, però comunque ce l'avevo, mi venivano. Potrebbe essere la volta buona questa. Dai, 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 dai. Buona! Io per l'appunto che a furia di premere i pulsanti alla sottomissione perché volevano comunque che venissero premuti con tanta frequenza. E allora mi venivano a me, ai miei amici, le pieghe. Vabbè, poi facevamo anche le mosse a casa, qualche mossa di sottomissione. Vabbè, eravamo stupidi. Lo siamo ancora, ma eravamo comunque stupidi all'epoca. Proprio le cavolate. Vi chiedo un secondo. Allora, signori, è arrivato il momento della cena. Prima di quanto immaginassi mi è arrivato. Perciò, a questo punto, un attimo che cambio la sorgente come al solito, mi dovrei dotare di un secondo schermo, però più tardi, quando avrò più possibilità. Penso a breve comunque, penso non troppo in là nel tempo, qualche mese. Comunque sì, sì. Perché di nuovo? Ah, perché non c'è di nuovo la chat? Forse dopo un po' si ah, perché ho fatto il cambio di scena, giusto. In ogni caso comunque sì, è tempo della cena. Cena. Quindi sì, continuo poi un altro pochino dopo la cena. Perciò un pochino di pausa. Non so quanto, vabbè, massimo mezz'ora, ma massimo comunque. Ci si vede più tardi. Rimanete qui. A dopo.
Rieccomi. Ok, tutto a posto. Sì, in effetti la mezz'oretta circa come vi avevo detto. Cena buona, con piedine. E torna normale. Quindi tesoro spada l'abbiamo fatto. Dobbiamo fare questo livello qua, sì. Sì. Ascesa alla cima di cemento. E si va. Stavo pensando di fare fino al massimo alle 10:30. Ah, livello che si sviluppa in verticale. Beh, ascesa. Ok, buono. Scusate. Madonna, quanto fa male comunque, anche se lo tocchi soltanto un secondo. No, spiace, stavolta lo so, quindi... Ah, ce ne sono 3. Vediamo, c'è qualcosa qua? No, niente, salire. Veramente, quelli sono molto simili, vabbè, in realtà sono nemici di Kirby comunque, se non sbaglio. Però sono molto simili a quelli che si vedono anche in Super Mario. Buttato proprio giù. Ok. Oddio, stavo scavando, però ho scavato un po' troppo e stavo andando giù. Va bene. Così si impara a lanciare le ossa. Impara da Sans, lancia battute, non lanciare ossa. Vediamo se faccio qua. Addirittura temevo anche che mi facesse del male, però visto che non l'ha fatto... Oh! Buonasera, anche qua. Potevo anche tra l'altro potevo anche ammazzare l'altro, però. Ole. E il primo Waddle Dee è stato preso. Vediamo se stavolta riesco a prenderli senza saltarne neanche uno. Comunque, visto che stavo pensando ai primi giochi che ho preso da ciascuna console, cioè più che altro mi fa un pochino pensare anche a, come dire, a come sono cambiate un po' le cose, come si sono sviluppati anche i miei gusti per certi versi. Vabbè, in realtà c'è una costante strana adesso che noto, perché allora per PSX, per la PlayStation, Porsche Challenge, vabbè, regalato dai miei, però comunque quello. Per GameCube c'era Wave Race e Blue Storm, però non mi ricordo se ci fosse un qualche bundle. Oh, non ricordo comunque PS2 quando l'ho presa cosa acquistai come primo gioco. PS3, Uncharted 2 e Bayonetta. No, vabbè, pensavo che fosse più costante in realtà, perché stavo pensando al fatto che per varie console ho preso come tra i primi giochi i giochi di macchina, o comunque di corsa, perché per l'appunto poi su Switch ho preso sì Zelda, ma l'altro gioco, vabbè, come chi è che non ha preso Zelda, il titolo che ha avuto addirittura come cioè più giochi che console, più copie vendute che console. Però l'altro titolo era Fast Racing RMX, che tra l'altro, a cui tra l'altro non gioco da millenni, un altro titolo che ho giocato un bel po' durante il periodo di lancio, però poi l'ho lasciato perché sono arrivate altre cose. Però pensavo di avere questa cosa di giocare a titoli di corsa al lancio di una console più spesso. Vabbè, che è quello che sfruttava anche tipo Ridge Racer ai tempi, quando usciva per ogni console, per ogni lancio. Cignerina. No. Vieni qua. No. Questo è un personaggio tipico di Kirby oppure della città perduta? Perché va bene che non sono questo grande conoscitore della serie, però Cignerino me la ricordo proprio. Non l'ho mai vista neanche in recensioni o comunque sia video sulla lore. Vabbè, lore, vabbè. Però in generale comunque video su Kirby non l'ho mai vista questa. Aia però. Mi sa che la lama chakra, ma non è l'arma ideale per questo boss.
Devo andare con diverso approccio. Ok. Colpi di più invece di andare solamente col colpo singolo. Ehi! No, 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 no. È bello questo colpo però. Ok. Volevo la schivata però, il wish time. Terzo giro, quindi poi smetti, immagino, no? Immaginavo. Andata. Proviamo, va? Sì, perché adesso che ci rifletto comunque. Poi su PS2 veramente non mi ricordo proprio cosa abbia comprato al lancio. Vabbè, al lancio, cioè quando l'ho acquistata, quando l'ho avuta. Oh, Che sia nuova questa abilità tornado. Madonna però, non è per niente male. E poi mi domando anche potenziale da cosa possa essere. Vabbè, quello stava tornando indietro tra l'altro. No, 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 ok. Molto potente. Sì, stavo dicendo comunque che riflettendoci poi su Wii U, quando l'ho acquistato, Lego City Undercover, quando c'era il bundle. Tra l'altro mi sa una delle offerte migliori per la console alla fin fine. Vedendo come il prezzo sia calato veramente poco, io riuscito ad acquistarla a 899. Un attimo. A 200 euro con il gioco incluso. Offerta del Tronio, non ricordo ancora. Però diciamo che Mario Kart è stato il gioco di lancio onorario, perché poi quello che ho preso dopo, visto che ho comprato la console che era marzo-aprile, Mario Kart usciva poi a maggio, fine maggio. Quindi chiamiamolo gioco di lancio onorario. Così come anche in effetti New Super Mario Bros. U che ho preso, che era stata l'offerta all'epoca. Vi ricordate l'offerta all'epoca di Mario Kart 8, l'originale, non Deluxe? Che se l'acquistavi avevi anche la possibilità di scaricare un gioco in omaggio su Wii U, tra cui lo stesso New Super Mario Bros. U, Monster Hunter 3 Ultimate anche in Europa se non erro, Pikmin, che ne era di scelta. Che tempi comunque quelli di Wii U 3DS. Cioè, ripensare a quei tempi, ormai sono andando di topic in topic, però ripensare a quei tempi comunque, a quanto sono cambiate le cose, fa un po' senso. Vediamo, devo andare avanti perché là vedo... Ah, mi sa che quella è una cosa supplementare, quindi dovremmo andare di qua, mi sa. Aspetta, voglio controllare. Voglio essere sicuro. Sì, si va avanti di qua, quindi... Sì, c'è anche la... Vabbè, giusto, ci sono anche le frecce che indicano. Però per l'appunto, se si ripensa ai tempi del 3DS e del Wii U, perché non si possono scindere. Va bene che il 3DS è riuscito ad essere una console di discreto successo alla fin fine, però c'erano comunque problemi che erano comuni tra le due console. Oh, bello. No, in realtà, no, a parte gli scherzi mi piace questo power up di Kirby. Ma penso anche alla comunicazione. Ah! Olè! Ma vieni! Oh, se va bene questo lo completiamo in una sola botta, eh? Forse. E perché mi ha dato soltanto quando sono arrivato là, però, e non dopo? Vabbè. Comunque, penso anche alla comunicazione, cioè... Ripenso ai Direct che avevano delle cose belle. Vabbè, non che fossero voluti Direct, figuriamoci. Cioè, ripenso a tutte le scenette con Iwata, con... Aspetta, non mi ricordo poi più purtroppo il nome dell'ex presidente di Nintendo of Europe. Cazzarola, non mi sto ricordando proprio. Questo devo vedere un secondo, perché c'entra con il discorso che stavo facendo. Che era anche lui Satoru di nome, ma di cognome era Tabata, forse. Satoru. Allora, Satoru. Devo controllare. Nintendo of Europe, perché non è più presidente di Nintendo of Europe da un bel po' di tempo, tra l'altro da qualche anno. Shibata. Tra l'altro mi è venuto il flash poco prima di trovarlo. Ah, comunque Kirby, un secondo, fammi vedere un secondo una cosa.
Eh sì, mi ricordo ad esempio le scenette con Shibata, che si è fatto anche la danza di Yokai Watch. Ma tutta quanta, tra l'altro. Vi ricordate Yokai Watch? Ah, quando level 5 esisteva. Qui invece si vola, giusto. Satoru ad esempio anche che faceva Phoenix Wright. Oh, ah, no, non invertito. È corretto. Shoot 'em up. Ok, assalto abitante, quindi immagino che se lo faccio. Non qui, ma se lo faccio ora. Niente bonus, ok. Comunque dicevo sì delle scenette di Satoru Iwata, quante ne ha fatte. Lego Iwata, Phoenix Wright Iwata. La scenetta con Miyamoto che aveva l'aspirapolvere per Luigi's Mansion 2. No! No, non inverto, spiace. No. Ok. Cioè, vi ricordate quelle scenette comunque? Oh, l'E3 2014 con Digital Event con Iwata. No. Vabbè, tanto riporto da qui. Con Iwata e Reggie che si picchiano. E il 2015 anche, nonostante l'evento in sé sia stato i Muppets. Perché sì, si chiamano Muppets, è canon. Sono i Muppets di Jim Henson con la N. Che sembra un insulto ed è vicino a un insulto, però è il nome ufficiale, sì. Cioè, erano tutte trovate comunque carine, che davano comunque del carattere alle presentazioni, però c'erano comunque anche problemi, cioè, perché in effetti molte presentazioni, se uno va a rivedere i direct all'epoca e i direct attuali, c'è una differenza immane di contenuti, perché è anche vero che all'epoca comunque i direct erano molto più frequenti, tipo mi ricordo 2013, perché qui ti fa riprovare. Che c'è allora da vedere là per riprovare? Tra l'altro qua si finisce il livello. Qua mi dà la possibilità di tornare indietro, ma in altre parti no. Vabbè, comunque intanto ho già visto. Io ti voglio per sempre, l'abilità comunque del tornado, ti voglio per sempre. E tra l'altro ti ho visto, Non credere che non ti abbia visto. Non ho trovato il quarto, e forse il quarto è là, e il quarto mi sa che è là. Oppure qui. Aio. Dolore. Comunque sì. Ma veramente un singolo colpo ti toglie l'abilità con questo coso qui. Ok, così si impara. Dicevo comunque, se uno va a confrontare i direct attuali con quelli del 2013-2014, vabbè anche 2015, è vero, erano molto più frequenti, quindi immagino, anche quello fa capire come la partita col monoarco. Ma sì, va, tanto. Il fatto, quindi ovviamente non mi dà, giustamente non mi dà il poster. Va bene, tanto è quello. Tanto l'abbiamo già visto. Quindi ci sarà qualcosa qua che ho mancato prima. Vediamo. Comunque sì. Il fatto è che c'erano, ecco, francamente c'erano comunque contenuti molto dovevano comunque allungare, perché non c'erano abbastanza contenuti per una singola presentazione. O meglio, rispetto ai direct attuali, che sono titoli. Aiuto ovviamente il supporto, perché francamente, diciamo le cose come stanno. Wii U e 3DS sommati non avevano il supporto di Switch in generale. Vuoi per carenze hardware, vuoi per vendite, per carenze di potenza per Wii U soprattutto, vuoi per problemi di vendite in occidente. Quindi perché me lo fa rifare comunque? Cioè, qual è la cosa particolare qui che devo rifare? Vediamo. Forse il fatto di riuscire a farlo senza morire, senza cadere. Anche questo in effetti è vero. Vabbè, lo rifacciamo. Però prima. Ti ho visto. Stavolta ti ho visto. Vediamo. Eccoti qua. Adesso sì, e ho fatto bene. E adesso lo rifaccio comunque. Però sì, se si andavano a sommare per l'appunto 3DS Wii U come supporto, ma anche a livello di Nintendo per certi versi. Cioè, io mi ricordo adesso 2015,
come il supporto forse per 3DS era... Rifacciamo perché magari c'è... sì. Devo rifare comunque il punto là, vabbè tanto. Era stato molto scarno, soprattutto in Occidente, perché almeno in Giappone hanno avuto Fire Emblem Fates e Rhythm Heaven Megamix, che sono arrivati da noi soltanto l'anno dopo. Poi a livello di terze non ne parliamo, perché ripeto, stavo provando a dire anzi prima, tra Wii U e 3DS per un motivo o per un altro, per carenze hardware del Wii U, per le vendite giustamente, poi anche per la mediocrità purtroppo in generale del 3DS in Occidente, molti titoli o arrivavano comunque in ritardo su 3DS o in tono un po' minore oppure non arrivavano proprio. Vabbè, vedi Wii U. Ok. Era un'altra epoca. Veramente un'altra epoca. E ovviamente proprio... E fa strano pensare che se non ci fosse stata quella epoca non saremmo in questa epoca attuale di Nintendo, con Switch che sta andando, continua ad andare, non si ferma. Tra un po' devono metterli in una Monster Warfare. No, veramente continua ad andare, continua, cioè con tutto che ha una certa età. Anche se francamente, devo essere sincero... No! Lo rifacciamo. Anche non la sento così tanto l'età di Switch. Fa strano a dirsi. Magari per altri sì, so che per altri è così. Tra l'altro, tanto li faccio. Però deve essere forse la funzionalità di Switch stesso, che è la mobilità, l'adattabilità di Switch. Non sento l'età come l'ho sentita come si può sentire magari con altre console. Se li fa. Ultima volta che lo facciamo però, perché non possiamo fare 50.000 volte lo stesso punto. Comunque veramente l'epoca diversa. Spero che prosegua. Spero di non tornare ai tempi di 3DS e Wii U. Veramente. Cioè, se ripenso 2015... In realtà 2015 per Wii è stato anche non male a livello software. Cioè, titoli come Mario Maker, Splatoon, Xenoblade Chronicles X. Non posso lamentare... Non ci si può lamentare troppo, però, rispetto a Switch. Cioè, anche l'anno 2020, che può essere considerato, non direi anno horribilis, però l'anno più pacato a livello di titoli first. Per motivi giusti, ma anche per la comunicazione Nintendo stessa, che è stata stramba. Poi magari per motivi comunque anche validi, perché non sapevano quando sarebbero stati in grado di lasciare certi titoli. Si sono tenuti tutto stretto fino a quando potevano, fino all'estremo potenziale. Però comunque ha fatto penare la comunicazione quell'anno di Nintendo, ha fatto penare. Ne so qualcosa. Ok. Prendiamolo questa volta per il Waddle Dee, Ah, a posto. Vediamo se per l'appunto adesso la missione segreta finale era quella di non subire colpi durante l'esplorazione con l'arco. Vediamo. No. Intanto comunque togliamo anche qua, perché se no non lo facciamo. Ok. Aspetta, qua c'è qualcosa forse. Cioè, a parte che ho davanti proprio gli altri. Però davvero spero che continui quest'epoca e che magari con Switch 2, Switch Drake, Switch Pro, Switch Black & Decker si possa andare ancora meglio. Magari con ancora più supporto. Non che non sia supportata la console, però magari ancora più titoli che ci possono girare. Congela Cignierina con l'abilità ghiaccio. E che cavolo. Avessi scelto quella. Auto. Perché si può sempre migliorare. Non è una forzatura, però si può... È possibile comunque fare ancora meglio rispetto a Switch. Non che sia facile, però è possibile. E comunque si parlavo del fatto, sì, della comunicazione, come ho già accennato, che è un modo che è cambiato veramente tantissimo. Cioè, ripeto, in generale comunque è tutta un'altra epoca per Nintendo. Un'epoca, a mio parere... Sembra che abbiano finito di costruire un nuovo edificio in città. Andiamo a vedere com'è. E andiamo a vedere com'è.
Sarà... Aspetta, cos'era? Visto che ne abbiamo... Quante ne abbiamo? 50 ormai? Ah, beh, aspetta, giustamente. Sì, con B. Visto che ne abbiamo oltre 50, sarà... Ah, eccolo là! E quelle per Magnà, e quelle per Magnà. C'è anche la posta? Questo che cos'è? E 50 Waddle Dee che hai salvato hanno collaborato per riaprire il servizio di consegne di Waddle Dee. Inserisci il codice regalo per ottenere oggetti speciali. Ah, sono quelli che stavano anche nella demo. E poi... I 50 Waddle Dee che hai salvato hanno collaborato per costruire la casa di Kirby. Goditela quando hai bisogno di un riposino. E direi... Allora, terminiamo la live là allora, non adesso però. La terminiamo alla casa, mi devo ricordare però. I 60 Waddle Dee che hai salvato hanno collaborato per riaprire il bar di Waddle Dee. Che carino. E chissà cosa hanno di buono. E chissà cosa hanno di buono. I 70 Waddle Dee ti hanno... Ah, ecco. Ora puoi accedere al minigioco Bar di Waddle Dee. Cerca aiutante. Devi lavorare in fretta per servire una lunga fila di clienti affamati. Va bene. Ma il Waddle Dee erudito non c'è più? Aspetta, abbiamo anche altri... A Spino, subito, Spino. Spino. Ole. Martello, poi anche per l'appunto questa tornado. Sì. Trivella. Dammi per Spino, va. Oh! È il progetto per l'abilità Spino Pasticcio. Dammelo, ti prego, voglio usarlo. Bene, fammi preparare le attrezze e poi potremo iniziare con l'evoluzione. Non riesco a reggerla così tanto questa voce però. Troppo, gratta troppo la gola. Andiamo con un'altra. Scusa per l'attesa. Ora l'abilità Spino può evolvere in Spino Pasticcio. Meglio questa, la reggo. L'abilità Tornado ha il potere di trascinare nemici e stelle nel suo ciclone. Se raccogli degli oggetti, puoi lanciarli con B e colpire i nemici. Andiamo con Spino, va? Evolviamo Spino. Non ghiaccio. Spino. Yep. Facciamo evolvere, va? Ah, la gola. Basta con la voce che gratta. Spino... Ah, l'avevo già visto questo cappello, però è ridicolo. Cos'è che hai? Un cactus, anche una Vabbè, in effetti pasticcio sì, ma direi più disastro. Ciao, ciao, amico mio. Ciao, chiare cose. Chiarissime cose. Vediamo che deve dirci però per l'appunto Elfilin. Quando sono stati catturati i Waddle Dee, ho pensato che sarei rimasto di nuovo solo. Ma dopo ho incontrato te, Kirby. E ho visto con quanto impegno hai salvato tutti e hai aiutato a ricostruire la città. Grazie, Kirby. Grazie di cuore. Ok. Un attimo, Kirby. Direi di sì. Ora che il bar di Waddle Dee è aperto, vorremmo assumere un aiutante. Offriamo una posizione part-time. Hai mai pensato a una carriera nel settore gastronomico, Kirby? Beh, oddio, visto che lui mangia così tanto, mi sa che forse anche come soltanto assaggiatore, ma anche come divoratore di mondi. Tra l'altro vedo già a destra il dolce dedicato a Kirby. Quindi hanno gusto. Per uno. Compito facile. Questo è un turno di pratica per imparare con calma come si svolge il lavoro. Mi domando se ci sia dell'eco però, scusate un attimo. Veramente tanto, non me ne ero mai accorto. Un attimo. Allora, vediamo un secondo. Devo verificare una cosa, vediamo se va bene adesso.
Mi sembra di sì. Mi sembra di sì adesso. Non sento più l'eco. Ok, sì, mi sa che era l'altro schermo che utilizzo che ho messo a caricare. Non pensavo che si sentisse così tanto, francamente. Vabbè. Controlla bene l'ordinazione di ogni cliente, se vi proprio ciò che vogliono. Va bene. Ok. Ok. Perché non faccio vedere. Ok. Va bene. Sì, facile comunque alla fin fine. Mhm. Che è? Ai 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 ai, pranzo. Mm. No! Cavolo. Mm. Vediamo quanto è andata, quindi com'è andata? Ok, 100%, nonostante abbia servito male uno. Buone 69. Nice! Cioè, letteralmente. Bene, proviamo il frenetico e poi andiamo avanti. Sì, sì. Oh, abbiamo anche quindi... Ah, abbiamo la macchina qua. Ehi! Uno. Sì, però anche tu, eh. Ok. Bene. E la macchina anche per te. Macchina. Macchina. Bottiglia. Macchina. Quante macchine però in effetti hanno ragione. Cioè, è troppo bella la macchina. Oh no, ora di pranzo. Ragazzi, ora di pranzo. Via. Bottiglia. Dolce. Dolce. Bottiglia. Sì. Ok. Poi è sempre si finisce però con il pomodoro. Anche in questo caso. Qua non ho sbagliato niente. Non so quale sia il record ufficiale, se ce ne sono già di record mondiali al primo giorno. 152 però è buono come monete stella. Fine. Andiamo avanti. Abbiamo un altro livello e poi il boss di questo mondo. Poi, che altro hanno aperto comunque? Qua per i codici, vabbè, non mi serve in questo momento per i codici. La casa la vediamo poi quando terminiamo. Comunque sì, mi sa che termino comunque alle 10. Anche un po' per la gola, va, perché comunque devo anche pensare a domani. Che domani poi si fa altra live dedicata a Kirby. Quindi qua. Ah, non ho fatto, devo fare questi prima però anche. Dovremmo andare ora. Al tesoro tornado, bellezza. Carissimo, anzi, scusa. E qua sarà tipo per l'appunto di... In alto ancora più su, una via spinosa. Cioè? Su... Oh, e tengo premuto, sì. Ah, c'è il limite però, mi sa. No. Dimmi che riusciamo ad andare comunque. Posso anche andare di scorciatoie però qua in effetti. Beh sì. Beh sì. No, di niente. Si rifà, 30 secondi si fanno subito. Visto che qua puoi andare... Scorciatoie. Via. Lasciami fare da qui. Ma sì, ma vieni. Fammi passare. Ok.
attimino qua. E questo è andato. Perfetto. Facciamo anche quest'altro. Oh, 2 stelle stavolta. 1 minuto di tempo. Peccato che non ci sia ancora un'abilità per lo spino. La via del tesoro per lo spino. Perché voglio vedere all'opera questo cavolo di spino pasticcio. Ok. Meno male. Non so se stai facendo in modo più efficiente al momento. No. Ok. Ma non cadere. Kirby. Che cavolo però, che si sono allontanati. Perché cadi? Ma mai nella vita, mai nella vita, mai nella vita. Si riprova. Ok. Va bene, buono questo. Possiamo fare in tempo, sì. Ah, io. Che balle devo fare? Mi sa al centro. Ah, aspetta, giusto, posso fare anche... Ah, giusto, aspetta, vero. Ah, aspetta. Devo fare tipo... Faccio le prove, va? Cavolo. Ehi, vabbè. Vediamo un po' come si fa qua. Meno male che rimangono questi premuti, perché sennò era un po' un disastro. Ah, io. Oh, comunque, qui si vede la difficoltà perché l'ho impiegato. Vabbè, ho perso molto tempo in un punto. Bisogna capire là come posso fare per ottimizzare, perché devo fare in 1 minuto. Vabbè, qua finta caduta e poi però sono andato avanti perché la piattaforma si è formata. Non posso perdere tempo qua, però... No! Si prova. Va bene anche così. Posso... Dai. Poi spero di non aver perso troppo tempo. Oh, subito stavolta. Beh, sì, la cosa semplice. Non ce la farò mai. Per poco, per pochissimo. Per pochissimo, mannaggia. Qui, meno tempo perso là. Allora, se faccio come prima, anche qui qua è difficile però che riesca a fare nello stesso modo con la stessa velocità. Devo compensare da altre parti. Ecco, per l'appunto, ad esempio, già questo è un buon passo.
No, ecco, già iniziamo, ecco, ecco. I miracoli non accadono 2 volte. Devo... ok, 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 qua devo fare adesso in fretta. Perché non mi hai fatto quello centrale? Si rifà. Si rifà, ho detto. Ho detto che si rifà. Uh. Ok. 1, 2. Ho detto 2. Troppo tempo, troppo tempo. Ok, potrei anche in effetti andare e saltare, però... facciamo altri 2 tentativi e poi andiamo avanti. E poi proseguiamo con i livelli normali. Ultimo tentativo, va? Ultimo tentativo. E poi basta. Ok. Meno male. 1, 2, 1, 2. Adesso. Oh, 24 secondi però non è molto. Ok, meno male. All'impazzata Kirby, ok, sì, così. Va bene. Sì, sì, ce la facciamo, mi sa, ce la facciamo. Sì, sì, sì. All'ultimo tentativo che mi ero dato, tra l'altro. L'abbiamo fatto e come. Ben, quasi 4 secondi di distacco. Eccellente. Adesso possiamo andare a fare l'altro livello. Rapide nell'acquedotto. Giù per il tubo. Ah no, quello è un altro film, scusate. E vediamo un po' qua questo pasticcio. Oh, oh, oh. Che c'è qua? Eccoci qua, ovviamente. No, no, meno male. Perché qui ci sarà anche... Ah, giustamente monete. Ma c'è qualcos'altro? Ah, ti ho vista, ti ho vista. Quindi ci saranno tipo 3. No? Non è una missione? Non è che la missione è tieni non distruggere la statua di sabbia. La statua zoofila di sabbia. Ok. Funziona anche in acqua questo coso, eh. Senza problemi. No! No! Aspetta, Kirby, no! Aspetta. Meno male. Meno male. E il primo Waddle del livello l'abbiamo salvato. Sì. Vieni qua tu che dai le monete, vabbè. Solamente uno. Vediamo se c'è dell'altro di qua. Magari sopra. Bella la musica, tra l'altro. Vediamo. Ok. Oh. Questo è? Ah, vabbè, per vita. E ne abbiamo altre 2 da mangiare. Ok.
No, bella comunque. Fa un po' Donkey Kong Country o sbaglio? Non totalmente, però qualche parte mi sa un po' di Donkey Kong Country. La vedrei molto bene anche in Tropical... No, non Tropical Freeze, però tipo quelli classici della Rare. Non è Aquatic Ambience, però ci sarebbe. Magari con qualche strumento un po' diverso, però ce la sento, sì. Ok. Quelli di Cut Drop, che in realtà non c'entrano una mazza, però veramente me lo ricordavo. Ok. Visto che ho parlato di platform, comunque, magari Kirby avrà comunque qualche cosina di particolare come backtracking, ma mai sarà come i livelli di... Ci sto ripensando, avendoci giocato e anche avendo... Oh! Questo è per... Ah, per far evolvere l'abilità granata, perfetto. Non sarà mai come i livelli, le varie missioni per i livelli di Knuckles e Rouge in Sonic Adventures 2. Madonna santa. E poi io ho riscoperto la difficoltà di quei livelli grazie a Sam Call Me Johnny, altro youtuber americano, lui più che ti ha fatto conoscere per Sonic, però anche fan di Metroid, di Resident Evil, tanto che in questo momento sta facendo una è di Final Fantasy. Tanto che ha fatto una retrospettiva, ma ciao segreto dietro dietro il coso là. Ha fatto una retrospettiva di Final Fantasy che ha terminato col 7, la riprenderà poi più avanti, e ha ripreso quella dedicata a Resident Evil. E ha fatto quella di Metroid per il 35° anniversario. Tra l'altro il fatto che Dread sia arrivato proprio l'anno scorso era perfetto per lui, che aveva già in mente la retrospettiva di Metroid e l'ha potuta completare con Dread. Tra l'altro un titolo che sognava da tempo. E chi fan di Metroid non lo sognava? Tra l'altro, se volete una reaction italiana di un certo tipo, andate a vedere quella di Ciosopedia sul canale YouTube di Ciosopedia. A parte quella di noi YouTubers, però quella di Ciosopedia, lì i vari host hanno reagito in un certo modo, proprio che non ci potevano credere. E te credo. Loro attendevano quel titolo da anni. Sono tra quelli che capiscono cosa vuol dire Metroid 5, invece... Oh mio Dio! Metroid Prime 4 non c'è più e fanno già il 5? Non mi definisco esperto di Metroid, però almeno capire che non è già Metroid Prime 5, almeno quello. Che se ci sarà un altro significato, anche se strano. Ah, giusto. Ok. Veramente Katamari questo power up comunque. Ma com'è che giri? Eh sì, per fare le scale. Un secondo, in acqua? No, in acqua proprio no. Ma allora perché me lo fai fare? Ecco perché a caso però, proprio a stracaso. Per non dire altro, per non dire altri termini. No, no, aspetta, no, è anche per questo quindi. Ma come faccio ad arrivarci allora? Perché non posso saltare. Se vado giù, poi vado giù non posso. Però aspetta. Vabbè, andiamo a premere là. Magari ci dà una mano. Ah no, è per lei. Ah, no. Ah, ok, adesso ho capito, sì. Madonna santa. Buonasera, come va, amico bello? Vuoi fare un giro con noi? Anche tu? Certo, perché no? Ma perché no? E andate via tutti quanti per adesso. Ora mi è chiaro. Però c'è un problema. Non ho purtroppo il power up giusto allora, perché devo andarci di corpo letteralmente.
C'è qualcosa per le fiamme? Ah, vabbè, giusto. Scemo io. È qua. Peccato per lo spino pasticcio. No. E siamo a 2 scatolette. Andiamo, i Waddle Dee soltanto uno. E qua ce ne sono anche 5 di base. Giustamente, questo power up può anche andare sull'acqua pattinando. Giustamente. Qua mi sa che devo fare così. Poi c'è un'altra gabbia di là, vedo. Oh, ne ho saltato uno! Dove? Aspetta, tra l'altro la gabbia c'è anche dall'altra parte, vero? Però non credo che sia quello... Vabbè, intanto andiamo a vedere, va? Ah, anche qui? Anche qua, anche qua. Quindi aspetta. È articolata la questione oggi con... Aspetta, non posso... Mi sembra strano che non possa... Aspetta, oppure devo fare così, vediamo. No. Quindi... Ah, vabbè, c'è quell'altra, giusto? C'è quell'altra. Giustamente. C'è qualcosa sopra qui, magari? O soltanto bocomorfosi? Soltanto bocomorfosi. Ma anche quando cammina lateralmente. Questi sono riscivolamenti da basket, per certi versi. Vediamo, questo me lo considera come qua. Come quarto. Dov'è il secondo Waddle Dee del livello? Vediamo, dove sei? Non dirmi che sei in un punto dove non posso più andare. E mi sa di sì, mannaggia. O come direbbero persone scortesi, mannaggia la... Posso essere sincero, in effetti. Le bestemmie non è che facciano tutto sto parte del mio vocabolario, anzi, non è il contrario con quelle che le usano perché magari hanno bisogno di sfogarsi. È un modo come un altro. È vero, non rispettoso nei confronti dei religiosi, però almeno non insultano altri, non insultano persone. Però a me comunque non piace, non mi piace comunque utilizzarle, anche quando ho bisogno, sono arrabbiato, però non le uso. Proprio... Preferisco cazzo, robe di questo tipo, se proprio devo sfogarmi. Bestemmie... No. Però ripeto, nulla in contrario, nulla contro chi... Che è successo? Niente crociate contro... Giustamente crociate contro chi le usa. Soprattutto poi... Magari quando in un programma televisivo ci sono sia bestemmie che magari insulti contro gli omosessuali, magari espellere il concorrente per i secondi non per i primi potrebbe essere una cosa importante. Vero, Grande Fratello VIP? Mi è rimasta anche questa cosa, purtroppo, di quella polemica con la dell'Ellis. Io che non seguo manco la mazza di Gran Fratello VIP, ma quando mai, tra l'altro. Che in realtà penso che continui ad avere comunque un successo. Non lo vedo mai sulla mia timeline Twitter, per fare un'idea. Vabbè, non se ne parla. Vabbè, nei miei gruppi comunque non se ne parla mai. Sia quelli reali che online. Sento parlare semmai alcune volte di amici, di uomini e donne, ma del Gran Fratello VIP essenzialmente mai. Però immagino che ci sia tipo una bella sapete come no? Che internet crea in effetti ormai social le bolle, le bolle a compartimento stagno, gli echo chamber come vengono chiamati in effetti in America. Ovvero che ci sono tanti gruppi dove magari non si sentono certe cose che in realtà esistono. O meglio,
magari, che ne so, gruppo videoludico, vabbè, gruppo videogiochi dove siete tutti quanti, dove siamo tutti quanti persone con gusti più scavati, con più esperienza e non si parla di titoli tipo Fortnite e compagnia bella, anche se sono titoli comunque con un pubblico immenso. Per fare un esempio proprio terra di Echo Chamber come Nintendo. Però deve avere comunque ancora un pubblico, anche se Madonna che balle con signorini, Madonna che balle, ma anche Madonna che disagio. Buono il quarto Waddle Dee. Peccato, il quinto, peccato che manchi il secondo, mannaggia. Che altro c'è da queste parti? Adesso che fa? Ah, io. No, l'ho perso. No, aspetta. No, ti recupero. Ah, io però. Ok. Ah, tra l'altro non posso galleggiare, non posso svolazzare quando ho un'abilità nello stomaco. Buono, anzi è cattivo a sapersi. Ditemi che non l'ho perso. No! Un turno un po' così è stato questo. Un momento un po' così. Ole. Yeah, momento veloce. Siamo alla fine del livello. Spiazzo, quindi c'è qualcosa. Qualcuno. Però vediamo un pochino qua dietro. C'è qualcosa? No? Aspetta, forse qua? No, niente. Di qua? Vediamo qui. No? Vabbè. Waddle Dee! Eccomi. Yeah! Ecco, immaginavo che fosse qualcosa del genere. Quale battaglia, però? Vabbè, immaginavo che c'entrasse il non cadere in acqua. Ok, quindi adesso siamo arrivati al secondo boss. E questo in effetti non so cosa sia, non lo conosco, quindi... O magari l'avrò anche visto nei trailer, però... Magari non lo collego ancora qua. Oddio, mi sa che prima abbiamo comunque forse altri due... Vabbè, 19. Figuriamoci. Mi sa che abbiamo forse altri 2 livelli per le stelle. Ah, ok, ho capito. Sì, in effetti è giusto. Perché non l'ho associato? Ho capito chi è. Sì. Sarebbe la versione della città della terra dimenticata di Waddle Dee. Allora, un secondo che torno alla città perché mi devo ricaricare. Almeno un pomodoro me lo faccio. C'è ancora il pomodoro, no? Ah, giusto che qua stavano... Ah, è giusto, ho anche preso un altro progetto. Questo lo facciamo però, me lo faccio per conto mio. Quindi vediamo un secondo. Dovrebbe essere là in mezzo, spero, no? Dimmi di sì. Dov'è un pomodoro? Voglio rifocillarmi. A meno che... Ah, magari qua. Magari qua posso andare, mi riposo. Manco posso un RPG. Dormi. Volevo terminare la puntata così, però a mali estremi, se mi serve per ricaricare la vita. Come immaginavo, manco fosse un RPG. Tra l'altro tenero Kirby che dorme con Efilim. Tra l'altro il numero dei Waddle in questo momento è... Mi fai rivedere il numero? Se sto fermo magari? Ah, magari se vengo qua. Vabbè, era comunque 69. Anche quello lì. No, quello lì l'ho fatto già. Ok, perfetto. Eccoci qua. Fuoco di vulcano. Ma vieni, andiamo.
Non ho visto però purtroppo interruttori e lanterne. Quant'è il tempo? 1 minuto. Inizio alla grande! Inizio alla grandissima, perfetto, non lo miro mai. Ok. Aio. Non importano i danni, l'importante è fare in tempo. Ok. Ok. Vai. Signor. Tra l'altro sapete che c'è anche il concerto di Kirby quest'estate? In Giappone però lo trasmettono anche da noi. Perché comunque sono i 35 anni della serie. Ah, ce la facciamo tranquillamente. Diciamo alla prima botta seria, perché vabbè, la prima non la contiamo, non la contiamo. Comunque sì, ci sarà il concerto di Kirby. Tra l'altro c'è già l'artwork che hanno diffuso con Dedede con Dedede e Meta Knight con la fedora. Quanto sono stilosi. E visto che la musica di Kirby è di livello, sarà apprezzabile anche il concerto. E vabbè, il film non esagerare adesso. Che poi anche il concerto di Sonic, mi ricordo, quello che trasmisero durante, vabbè, d'estate, ai tempi delle 3, se non sbaglio, proprio giugno. È stato molto, molto, molto figo. Mi ha un po' riappacificato. Vabbè, no, riappacificato ne esageriamo. Però comunque è stato un bel evento anche per i fan di lungo corso che magari non giocano più titoli della serie. Sperando che Frontiers sia un titolo apprezzabile. Perché c'è bisogno di un titolo di Sonic apprezzabile dopo... Vabbè, a parte il fatto che Forces è uscito nel 2017, così come Sonic Mania. E quello era un titolo non apprezzabile, proprio buono. Vabbè, potevo anche evitare di dormire a questo punto. Titolo proprio buono. Proprio buono, buono, buono da giocare. Strafigo. E poi Forces. Together we... Con le cose automatizzate, 2 ore per completarlo. Knuckles che dice no, Sonic è guerra, sono le cose della guerra. Sonic che viene torturato ma in realtà non viene torturato. Buchi di trama, cioè proprio assurdi anche per un titolo. Madonna, poveracci i Waddle Dee. Ok. Oh yeah. Subito, perfetto. Troppo presto. Volevo fare un altro Witch Time. Aio, sei incazzato. Sì. Madonna, meno male. Aio. Sono quasi. Da quanto è che fai crescere comunque anche quei cosi là? Le barriere, da quanto? Vediamo da 10. Ah, è cambio allora. Pensavo che fossero per tutti i boss missioni solamente... Ah no, è perché in effetti qua c'è anche quello supplementare. Ecco perché, giusto. Dicevo... spiego, pensavo che le missioni per tutti i boss fossero soltanto sconfiggere con una certa abilità. E invece, in effetti, ce ne sono anche di più. Perché ad esempio qua ci sarà anche quella di sconfiggere il boss con l'abilità fuoco. Ma c'è anche quella di distruggere anche le radici. Anche una singola radice. Immagino, vediamo. Esattamente. Ah, in 2 minuti. Ah, c'è anche il tempo. Esploratore nobile. Ok. Ah, proprio cambiano tanto allora. Buono. Buono. Quindi fatto. Poi l'altra qual è?
Ah, senza. È tipo la gemma delle non casse di Crash. Di Crash 2 e Crash 4. Paro paro. E la quarta invece qual è? E non mi hai detto dell'altra però, eh. Birichino. Birichino. Fatto anche lui. Magari incontriamo il nostro caro amico Waddle di Erudito. Magari. Vabbè, altra abilità, sì, lo sappiamo. Per far evolvere l'esploratore. Sì, 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 sì. Poi, dov'è Waddle di... Eccolo qua! Waddle di Nose. Oddio. Ne parliamo domani, Waddle di Nose, mi sa, va? No, 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 no. Lasciamo le cose come stanno così. Sì, lo so, Efim, non ti preoccupare. Ok, per questa serata va bene così. Abbiamo fatto, 2 mondi di Kirby, comunque non al 100%, però abbastanza anche con tante cose prese. Quindi domani poi proseguiamo, facciamo un altro pomeriggio, poi... e poi si vede quando. Abbiamo parlato di un po' di cose quest'oggi, ho la gola anche un po'... in un certo modo. Facciamo così, quindi. Facciamo un cambio di sorgente, vi lasciamo con... Kirby che ha la testa in fiamme letteralmente. E Film che vuole dirgli Kirby, 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 la vita, Kirby, Kirby, Kirby. Film domani. Anzi, adesso che termino, che magari mi faccio un po' i livelli per conto mio per completarli. Con tutta calma. E con l'erudito che parla, perché Waddle di knows, ne parlo domani. Quindi vi ringrazio per la presenza. Spero che vi stia piacendo Kirby giocato da me. E ci vediamo quindi domani pomeriggio. Dovrebbe essere verso le 16:30. Vi confermerò poi via social. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima, cioè domani. E... Boio!